Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Come anticipato nel video precedente, cominciamo a vedere un controllo diverso dal controllo FANUC. Questo controllo in particolare è il controllo rilasciato dalla tedesca Siemens. Sfrutteremo ovviamente non un CNC a bordo macchina, ma il software Sinutrain che rilascia Siemens per interfacciarsi, provare o addestrarsi sui loro controlli numerici. Questo è un demo che potete scaricare dopo esservi registrati dal sito della Siemens, di facilissima installazione. Si basa sul CNC del 840 della Siemens, si chiama Sinutrain e noi lo sfrutteremo per imparare la conversazionale di Siemens che si chiama in tornitura ShopTurn, che è il nostro caso, e in fresatura ShopMill. Il video di oggi vuole cominciare a mostrarvi quelle che sono le caratteristiche principali di ShopTurn. ShopTurn, come tutti i conversazionali, ha bisogno di una corretta collaborazione tra ciò che voi andrete a programmare all'interno del vostro programma principale e la tabella degli utensili, cioè se voi andrete a richiamare una torretta, facciamo esempio la torretta numero 3 su cui c'è montato un maschio e poi programmerete una sgrossatura esterna, ovviamente la macchina vi darà errore. Se invece voi programmate la stessa cosa in ISO, la macchina non vi darà errore. Ovvio che nella tabella ci sarà un maschio, ma voi magari avrete montato nella realtà un esterno. Quindi ci sono delle piccole accortezze che rendono ShopTurn un po' meno flessibile all'inizio, ma che poi lo rendono veramente interessante. Qua abbiamo dei pulsantini, il Program Manager è il pulsante che vi fa andare nella cartella dei programmi, il menu Select invece diciamo è quello che vi porta un po' a casa. Qua avete poi tutti i soft key che vi permettono di entrare all'interno delle varie, chiamiamole, dei vari sottomenu. Quelli che interessano principalmente a noi sono macchina e Program Manager, Soft Key, programma. Program Manager non ci interesserà poi dopo, e parametri. Ecco, vedete che quando noi entriamo in parametri, se vedete qualche mia piccola titubanza, è perché non lo conosco come le mie tasche il Siemens, però il fatto che io non lo conosca come le mie tasche mi avvicina a voi che dovete imparare. Non dovete spaventarvi, come vi ho già detto nel video precedente, di un software nuovo. Allora, come abbiamo detto, eh, menu select parametri vi butta dentro in quella che è la lista degli utensili. Come vedete, in questo caso io ho già precaricato degli utensili standard, vedete posto, nome dell'utensile, e automaticamente spostandoci vedete che abbiamo anche delle immagini grafiche. Automaticamente vedete che qua mi dice 80 gradi, che sono, se io mi ci posiziono, angolo placchetta. Il software è molto bello per imparare. Se io definisco l'angolo placchetta a 55 da invio, automaticamente lui graficamente se lo modifica. Vedete 90, mi metto un quadro, 80, mi rimette il mio rombico. Automaticamente se io mi modifico la spoglia, lui mi sposta l'inserto, ok? Mi dà le dimensioni della placchetta, il senso di rotazione del mandrino e se vogliamo usare il refrigerante o l'alta pressione. Poi sono tutte cose che la macchina può avere o non avere. Automaticamente se io voglio caricare degli utensili nuovi, quindi nuovo utensile, ho tutta una serie di utensili da inserire, ma anche degli utensili speciali. Guardate, addirittura la lunetta per le macchine a doppia torretta. Viene vista, non so se avete mai visto le macchine a doppia torretta, a volte su una torretta si monta una piccola lunetta e mentre l'altra lavora, i tastatori a stella, tutte le punte possibili e immaginabili, tutte le frese possibili e immaginabili, addirittura le frese con testa angolare.
E poi ci sono i favoriti che sono quelli che già vedete. Quindi qualora voi stiate lavorando in ShopTool e vi rendete conto di non avere un utensile, vi basterà inserirlo. Quindi c'è la possibilità di dire mi siedo a tavolino, guardo il programma e mi preparo la mia tabella degli utensili precedentemente, oppure man mano che faccio il programma con ShopTool vado a inserirmi gli utensili che mi interessano. Detto questo, poi nella realtà, cioè se io ho selezionato una punta sul posto 2, io dovrò poi andare a mettere una punta sul posto 2. Interruzione mi permette di tornare indietro. Se noi premiamo il tastino Program Manager, invece ci troviamo in una cartella che è molto simile al gestione risorse del nostro Windows 10 e del nostro PC. Abbiamo pezzi, programmi e programmi pezzo. Normalmente quella che noi andremo a utilizzare è la tabella pezzi. La tabella pezzi addirittura possiamo anche crearne di nuove, no? Ovviamente. La tabella pezzi la cartella pezzi normalmente contiene tutti i nostri pezzi. Quando io da tabella pezzi vado a creare nuovo, per esempio prova, vedete che io qua c'ho una freccetta che non scende perché lui prima di tutto mi crea una cartella, eccola qua. Dopodiché, dopo avermi creato la cartella, mi crea automaticamente un programma. Questo è il programma principale. Io posso scegliere se programmare in codice ISO, ok? Quindi la domanda è: vuoi fare il programma principale o vuoi fare il sottoprogramma? Perché in ISO la macchina lavora un programma principale più tutti i sottoprogramma che sono il profilo, la sgrossatura e quant'altro. Oppure vuoi lavorare in ShopTool? Come già vi ho spiegato, noi lavoreremo principalmente in ShopTool. Nel fare ok, ecco che come prima cosa la macchina vi chiede di inserire le dimensioni del grezzo. La macchina vi dà sempre le ultime quote inserite, cioè il programma precedentemente inserito. Con vista grafica voi passerete da una vista a 2 dimensioni a una vista a 3 dimensioni. Quando vi mettete su una casella, automaticamente la macchina vi dice a cosa corrisponde la casella. Per esempio, lo Z0 corrisponde alla mia faccia di Z0. XA, che pezzo abbiamo? Un cilindro, un tubo, un parallelepipedo, un poligono. Nel nostro caso sarà spesso e volentieri più che altro un cilindro, un tubo. Facciamo diametro 100 per semplicità di calcolo. ZA, cos'è? ZA è il sovrametallo che noi abbiamo rispetto a Z0. 100 è la lunghezza del grezzo, 80 è la sporgenza, lo sporgimento, se mi sente mio figlio mi uccide, visto che gli rompo le balle per l'italiano, lo sporgimento, ormai la usiamo, la sporgenza del pezzo dalle griffe, e questa cosa è interessante. Con ShopTool voi non potete andare a togliere le griffe perché la macchina, se avete fatto bene avete inserito bene i vostri dati, si ferma. Svincolo, eccolo, attenzione, lo svincolo è importante. Semplice, ampliato, tutti. Cosa vuol dire? Svincolo semplice se non abbiamo lavorazione interna, quindi lui si svincolerà in queste sole due direzioni. Svincolo ampliato, lui riconoscerà il tipo di lavorazione, eventualmente prima si alza, poi si allontana e poi va in su. Tutti riconoscerà una lavorazione in tirata, quindi prima si stacca, poi va in su, poi va via, a seconda se è interna o esterna. Di quanto mi svincolo? Ecco qua i valori 10 sono un po' bassi, io ci sono diventato matto le prime volte. Se voi vi svincolate di soli 10 mm e poi non siete abbastanza lontani, la macchina vi darà un errore, ma ve lo dirà in maniera talmente chiara che capirete subito che XRA o XRE o ZRA è il vostro problema. Quindi lo svincolo è quanto io realmente mi allontano senza la necessità di cambiare utensile. Ecco fatto. Lo svincolo può essere dato in incrementale o in assoluto, quindi vedete in incrementale io mi alzo 200 mm, in assoluto vado a diametro 400. Poi abbiamo il punto di cambio utensile.
Ecco, queste sono le X e le Z di cambio utenze, cioè io chiedo al mio ShopTour di cambiare utenza, allora lui si porta a X200 Z150. S1, limite massimo di giri che la macchina raggiungerà. SC, distanza di sicurezza, cioè quanto vado vicino al pezzo, 1 mm è veramente poco, 5. Senso di rotazione, concorde, oppure discorde. Noi lasciamolo concorde. ZRI, vedete che non ho lasciato tutti, invece che semplice. ZRI dice, c'è qualcosa che non va, io non mi posso allontanare, 0. Difatti non posso accettare. Rimettiamo semplice. Vedete che il mio cambio utensile è più vicino dell'XRA ZRA. Mettiamo 500 e 500 e adesso mi permette di accettare. Io accetto e ho il mio primo programma. Ora non faremo un disegno. Ok? Cominciamo col vedere alcune parti essenziali. Diciamo che io voglio solo sfacciare. Col Fanuc e Manual Guy una sfacciatura era più comoda farla in ISO. In realtà con ShopTurn l'ISO è quasi inserito a prova di scemo per quanto riguarda delle torniture, delle interpolazioni lineari con questo programmino. Vedete che qua ho una serie di soft key e qua una frecciolina. Con questa frecciolina amplio il mio menu e vado in retta cerchio. Allora, non l'avevo ancora usato, addirittura anche per l'interpolazione circolare. Voglio fare una retta. Prima di tutto però, con cosa la voglio fare la retta? La voglio fare con un determinato tipo di utensili. Abbiamo detto che abbiamo montato un cilindro diametro 100, andiamo a sfacciarlo. Con cosa lo sfacciamo? Selezione utensile. Selezione utensile, lo vado a sfacciare con questo, un bel utensile per esterno a 80 gradi. Inserisco il mio ok, vedete che qua mi dà giri al minuto. Io posso trasformare giri al minuto con un semplice clic in metri al minuto. Diciamo 180 metri al minuto, in tornitura. Accettare. Retta. Bene, abbiamo detto che ho un diametro 100, quindi vado a 102. Qua ho un dubbio, io penso che si fermi a 107 perché noi abbiamo inserito la quota di sicurezza, ma però penso che la faccia solo per i cicli fissi, quindi nel dubbio al limite diventeranno 110, poi imparerete a conoscere la vostra macchina perché dipende dai parametri anche. X105, Z0, F0.3. No, non F0.3, scusate, mi sto avvicinando al pezzo, mi ci avvicino in rapido, perfetto, vedete? Accettare. Adesso inserisco una retta, non tocco la Z, faccio X meno 1.6 per andare a compensare lo 0,8 di raggio e non avere il bisello al centro del pezzo. E qua metto la F0.3, non premendo rapido, automaticamente lui mi dice bene, io lavorerò in F03, tutte le altre non ci interessano. Correzione raggio, no, per una sfacciatura non mi interessa sicuramente la correzione raggio. Accettare. Retta. Bene, svincoliamoci, prima per conto nostro, X120, Z20, in rapido. Accettiamo. E vedete che noi abbiamo inserito un rapido X105 Z0, un lento F03, lo capiamo perché c'è la F03, non mi devo neanche preoccupare più del G0, del G1, guardate, di una semplicità disarmante. Simuliamo il tutto. Avevamo lasciato un sovrametallo di 5 mm, quindi elevato, primo vista 3D, tac, e l'abbiamo fatto. Vedete che poi lui si svincola. Cioè, cosa volete di più facile di questo? Guardate che bello. Tac, primo start. Forse sono stato un po' veloce, ma ve lo faccio rivedere. Program Manager, mi torna il mio programma. Il programma, tastino simulazione, che è questo.
e abbiamo sfacciato. Non serve veramente a nulla se non sapere i parametri di taglio. Bene, Program Manager. Prova, probabilmente c'è una strada più corta di questa, però l'importante è che tutte le strade portino a Roma. A questo punto ci sono dei cicli fissi che vi permettono di sgrossare il pezzo, quindi così già voi potete fare una tornitura cilindrica, dovete fare una spina, tornitura cilindrica e sfacciatura. Tornitura, sgrossatura. Ecco che qua avete già dei cicli fissi, quindi la possibilità di sgrossare semplicemente il pezzo, tirare via del materiale a sezione, diciamo, ecco, perfetto, con questa sezione. Guardate che differenza. Vedete che qua c'è il simbolo della finitura? Facciamolo così. Questo è il simbolo della sgrossatura. Per lui la sgrossatura e la finitura sono la stessa cosa. Però io qua non posso inserire un profilo. Io qua ho la possibilità di fare una sgrossatura, diciamo, secca, chiamiamola AL, una sgrossatura AL onata, diciamo, quindi con dei raggi, o una sgrossatura a due diametri inclinati. Non posso inserire il profilo. Questa è una sgrossatura di massimo. Andiamo a farla. Quindi mi lascia dentro il mio utensile. Vedete che però mi usa quello di finitura, sia in sgrossatura che in finitura. Cosa voglio fare io? Cambio l'utensile e ci rimetto dentro lo sgrossatore. Voglio una F di 3 decimi al giro, va benissimo. Voglio sgrossarla a 250 metri al minuto perché sto facendo dell'AVP. Ecco, voglio sgrossare in tirata, voglio sgrossare, vedete, un interno, voglio sgrossare al contrario perché sto lavorando sul contromandrino a seconda di quello che è. Ho tutte le possibilità, se lo fate bene, non sbagliate. Bene, la X di partenza, abbiamo detto che il diametro era un 100, parto da Z0. Cosa voglio tirare via? Voglio un diametro o voglio dire quanto materiale tiro via? Quindi se tiro via 40 mm, attenzione, un 100, 40 mm radiali, mi rimarrà un bisello di 20. Voglio invece tirare via, lasciare un bisello di 50 mm, lo scrivo assoluto e via. Z, incrementale, assoluto, posso dirgli, quindi in incrementale è la mia lunghezza, in assoluto è la stessa cosa, ma dovrò però in questo caso mettergli un 20, quindi diciamo meno 50. Di profondità di passata, sovrametallo in X e in Z. Accettare, simulazione. Lui ci lavora. Vi fa la sua bella unità, ecco qua, sfacciata, programmata diciamo in un pseudo ISO e sgrossatura semplice. Perfetto. Vediamo questa vista. Questa vista può essere cresciuta, può essere girata, può essere ruotata se state lavorando con gli utensili motorizzati. In questo caso stiamo usando il mouse. Col pulsante centrale posso girare oppure premere il pulsante centrale e diventa zoom. Lo ripremo e ruota. Poi col pulsante destro premuto lo faccio ruotare, col pulsante sinistro premuto lo sposto. Vista laterale, 2D, perché non vedere anche il pezzo in 2D? Ed ecco che vedete una simulazione un po' più semplice. Se avete un PC magari non troppo performante, vi conviene utilizzare questa. Vista 3D l'abbiamo vista, ulteriori viste, abbiamo la sezione parziale, la vista frontale che serve veramente a poco, due finestre se vogliamo vederlo di fronte e in parte, per esempio se state facendo dei fori lungo questo diametro con i motorizzati, può essere un'ottima idea. Qua si torna indietro, poi abbiamo, vediamo, dettagli, zoom più e meno, vabbè, questo potete usarlo, ma adesso volevo cercarlo, abbiamo anche la possibilità di vedere le sezioni. Possiamo vedere o non vedere il percorso dell'utensile. E le sezioni, dettagli, lente, ulteriori viste, due finestre, cavolo non mi trovo più la sezione.
Ma torniamo in vista laterale. Datemi un secondo, vista 3D, ulteriori viste. Sezione parziale, eccola qua. No, non sezione parziale. Chiedo scusa, ma la devo cercare. Vista 3D. Tagli, zoom automatico. Taglio, eccola qua, taglio. Mi confondo sempre perché io cerco la parola sezione. Taglio, eccolo qua. Taglio attivo. X più, X meno. Vedete, l'ho girato. Perfetto, mi metto qua. Aspetto un secondo, ecco che se io qua avessi un foro centrale lo vedo tutto. Non mi piace, voglio una sezione completa, vedete, abbasso la X meno, taccate. Voglio una sezione che vada più in profondità, aumento la X meno, aspetto un secondo ed ecco che lo vedo. Torniamo al mio programma. Bene, per adesso io mi fermo qua. Diciamo che tornitura, gola, scarico, filetto, sono tutte cose abbastanza elementari. Cosa succede? Succede che alcune di queste macro presentano qualche diciamo, sottomenu. Bisognerà imparare a conoscerli perché inizialmente io mi intestardivo a cercare in tornitura la sgrossatura di un profilo tramite questo menu. Bene, no, tornitura, profilo e sgrossatura, vedete? Questo lo affronteremo la prossima volta. Una volta imparato a muoversi nei menu, Shop Turn è di una semplicità disarmante. Io per ora mi fermo qui. Vi consiglio di andare sul sito della Siemens e cominciare a scaricarlo. Vi dovrete registrare, vi verrà data una password, niente di che, è veramente freeware, e cominciare a guardarlo. Poi pian piano affronteremo anche qualche pezzo più complesso, alcuni li prenderò dal manuale, altri magari saranno refusi della mia vecchia storia professionale e vediamo di fare insieme qualche bella lavorazione anche con utensili motorizzati. Io per adesso vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video. Il favore che vi chiedo come sempre, se vi è piaciuto, di mettere vabbè, il like, e devo dire che con i vostri like siete veramente generosi, e di condividere quanto più possibile questo canale con tutti coloro che condividono insieme a noi la passione per le lavorazioni meccaniche. Grazie a tutti, alla prossima! Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale di Tecniche CNC. Oggi cominciamo con un esempio pratico per quanto riguarda l'uso del Sinu3 e dello ShopTurn. Per quanto riguarda le varie programmazioni ISO, vi ricordo che ho già fatto dei video sia su Lavagna che con l'ausilio del simulatore, per cui vi rimando ai vecchi video del nostro canale per le basi della programmazione. Allora, il pezzo che voglio andare a realizzare è questo, non mi sono inventato un pezzo particolare, sono andato semplicemente a riprendere un pezzo che si può trovare anche su alcuni manuali che vengono dati con la macchina, ma che comunque già comincia ad affrontare il discorso di sgrossatura, gole e filettatura. Bene, come prima cosa bisogna entrare nel Program Manager, che è questo tastino qua, andare nella cartella pezzi, evidenziarla e creare, vedete che con questo sottomenu si passa nelle due possibilità di soft key sulla destra della macchina, quindi tutto ciò che riguarda la manipolazione dei programmi. Quindi dobbiamo andare a creare un nuovo pezzo che in questo caso noi, visto che abbiamo poca fantasia, chiameremo albero, anche se albero non è, e diamo l'ok. Come vi ho già fatto vedere, lui automaticamente crea una directory, non un vero e proprio programma.
Dopo aver creato la directory, che è a sua volta una sottocartella, sottodirectory della cartella pezzi, mi dice nuovo programma, quindi qua cominciamo a parlare di programma. Lo chiamiamo come la cartella, a meno che tu non vuoi modificarlo, io lo posso modificare come voglio. E vuoi lavorare, l'ultima volta hai lavorato in G-Code, in ShopTurn, presumo che tu voglia lavorare ancora in ShopTurn. Se io voglio lavorare in G-Code, ve lo ripeto, bisogna premere questo soft key, altrimenti continuiamo in ShopTurn. Ok, il programma viene aperto e subito, senza passare dal via, mi viene chiesto l'origine con cui voglio lavorare e fondamentalmente le dimensioni del pezzo grezzo. Trovo l'unico limite, diciamo, di questi conversazionali, quantomeno sia del Fanuc che del Siemens, la possibilità di non poter mettere, o quantomeno io non ho capito se si può fare, un pezzo grezzo che possa, poligono, vediamo, scusate, poligono, vedete, parallelepipedo centrato, tubo, ecco, non mi permette di definire un profilo, cioè se io sto partendo da un prestampato, non lo posso fare. Quindi mi faccio una sgrossatura con un utensile virtuale a parametri molto spinti, che quindi inganna un po' la macchina, altrimenti mi devo accontentare di figure standard, quindi cilindro, tubo, parallelepipedo centrato o poligono. Bene, ZV, ossia il nostro punto di riferimento Z0, lo lasciamo a 0. Poi XA, vedete, 80, quindi il diametro del grezzo. ZA, sovrametallo sulla prima faccia, 2 mm. ZI, ZI è la lunghezza del pezzo e ZB è quella parte di pezzo che sporge dai morsetti. Facciamo meno 92. Svincolo, svincolo semplice ampliato tutti, ve l'ho già spiegato nel tutorial, diciamo, introduttivo. Noi in questo caso usiamo uno svincolo semplice perché, come vedete, dovrò sempre svincolarmi semplicemente in Z e in X. Lascio 200 mm di svincolo sia in X che in Z, cioè io mi allontanerò per svincolarmi di 200 mm in incrementale sia in X che in Z. Posso poi modificarli in un secondo momento se vedo che mi allontano troppo, però intanto che faccio il programma iniziale vado via tranquillo. Idem punto di cambio utensili. Con SCTM teach.cambio utensili, ossia lo impara. Con SCP lo inserisco io. S1 praticamente il limite di giri che la macchina potrà fare al suo massimo, nel senso se anche io andrò a lavorare in centro la macchina non supererà mai i 3500 giri al minuto. SC distanza di sicurezza e senso di lavorazione concorde. Tenete presente che quando posizionate il mouse su una casella vi dà anche un'indicazione di cos'è, vedete appunto cambio utensile in Z. Accettare e abbiamo inserito il nostro bel programmino. Bene, è ora di andare a sfacciare il nostro pezzo. Andiamo a sfacciarlo. Vedete che qua abbiamo foratura, tornitura, profilo, fresatura varie, oppure la possibilità di cambiare soft key. Retta cerchio, bene, questo mi serve per fare dei movimenti, diciamo, sganciati da cicli di lavoro che possono essere appunto filettatura, sgrossatura. In poche parole, una programmazione in ISO, ma conversazionale. Perfetto. Retta cerchio, la premiamo, automaticamente qua mi cambia il menu, la prima cosa che si fa è quella che si fa quando si programma in ISO, cioè utensile e parametri di taglio. Premo utensile e poi selezione utensile. Automaticamente mi manda
nella pagina degli utensili, dove io ho già precaricato in macchina degli utensili che dovranno poi corrispondere alla mia torretta, e vado a creare quella che è la mia sfacciatura. Quindi seleziono magazzino, seleziono l'utensile, ok. Vi ricordo che possiamo anche andare a inserire dei commenti, ma dove però? Qua, nel senso Rugin TA, possiamo scriverli CNMG 80. Nel fare ok, ecco, vedete che qua avete un commento in più, però ce lo portiamo dietro tutte le volte che usiamo l'utensile in questione. S1 giri al minuto oppure metri al minuto, basta cliccare qua per poter cambiare la modalità. Facciamo a 180 metri e ovviamente stiamo facendo una tornitura. Accettare. Bene, ora dobbiamo avvicinarci al pezzo, quindi una retta, andiamo, abbiamo detto che è x80 il diametro del pezzo, quindi 82, z gli mettiamo 0.3 e gli diamo una F, no, non gli diamo una F perché questo è un avvicinamento, quindi diciamo rapido, accettare. Ecco che la macchina si porta vicino al pezzo, quindi retta, x, vado a sfacciare, quindi meno 1.6, perché 1.6? Perché il raggio dell'inserto è 0.8, come vi ho già spiegato nei video inerenti alle correzioni del raggio all'utensile. Se io vado a sfacciare a x0 rimarrà un bisello fatto dal raggio dell'utensile che non asporterà fino in centro al pezzo. Qua non vado più in rapido perché sto eseguendo una sfacciatura, ma do uno 0.3 di avanzamento. Accettare, poi retta. Bene, mi stacco, quindi non scrivo nulla in X, ma scrivo Z1 in rapido e accetto. Io mi sono staccato in questa direzione. Retta, X82, devo specificare nuovamente che è un rapido, accetto, mi sono rialzato. Quindi ho fatto una mia sfacciata e l'ho fatta lasciando uno 0.3 di sovrametallo. Svincoliamoci comunque noi e allontaniamoci sempre in rapido a x 120 z 200. Rapido, accettare. Abbiamo fatto la prima sfacciatura. Vogliamo vedere quello che abbiamo fatto? Si va in simulazione. Ed ecco quello che noi abbiamo fatto. Vogliamo vederlo in 3D? Premiamo Start e rivediamo quello che abbiamo fatto. Ecco, guardate che bella questa simulazione. Quando io premo Start, i morsetti cominciano a girare e ho una freccia che mi indica il senso di rotazione. Quindi se per caso nel mio utensile io ho inserito il senso di rotazione sbagliato, succede che la frecciolina cambia. Vediamo di andarlo a vedere. Quindi andiamo in Program Manager, macchina, aspettate un secondo, allora, eccolo qua, parametri, lista degli utensili, vedete qua che ce l'abbiamo. Invertiamo il senso di rotazione, guardate qua, qua abbiamo il pezzo che sta fermo, il pezzo che gira in un senso e il pezzo che gira in un altro. Ok? Andiamo a invertirlo. Program Manager, forse non so se l'ho invertito, adesso lo facciamo eventualmente 2 volte.
Ecco, è rimasto uguale. Quindi macchina, parametri, lista degli utensili, invertito, program manager, simulazione. Guardate, oh cazzo, sto spaccando l'utensile, il capo si incazza, aspetta, torniamo in machine, parametri e andiamo a modificare il senso di rotazione. Capite che graficamente, se osservato bene, cioè se si ascolta la macchina, è veramente valido questo shop turn. Torniamo nel nostro programma principale e cominciamo a pensare a fare la sgrossatura del nostro pezzo. Ecco, attenzione qua, io tirerei un pochino le orecchie a Siemens perché tornitura, sgrossatura, vado a sgrossare. No, non è così. Quindi interrompiamo il ciclo. Bisogna passare quando si ha un profilo, quindi quando si ha un disegno da eseguire, in tornitura profilo. Vedete che anche qua sgrossatura, questo porta un po', diciamo, l'utente che non conosce bene lo shop turn a incasinarsi. Quindi tornitura profilo e prima di tutto nuovo profilo che pretende un nome. Possiamo chiamarlo profilo perché tanto il profilo che andremo a fare verrà salvato nella sottocartella in cui noi stiamo lavorando, per cui se noi abbiamo 10 programmi con 10 nomi profilo non verranno mai mescolati. Accettiamo. Bene. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a inserire il punto di partenza. Io qua ho sfacciato a 0.3, quindi inizierò a lavorare dal centro del pezzo. Quindi x0, z0, io mi appoggerò qua con l'utensile, io sinceramente non lavorerei esattamente così, ma sto seguendo un po' la lettera, l'esempio fatto da Siemens. Io avrei sfacciato 2 volte a z0 e poi mi sarei appoggiato qua. E siccome a me piace fare le cose per benino, interruzione, rifiuto le modifiche, ok, e torno indietro. Sono arrivato a Z0.3 a X82. Andiamo a dare una modificatina a questo programma, cioè retta cerchio, retta, Z0, rapido, accetto. Vedete che la modifica me l'ha fatta qua in mezzo, quindi io ho ancora il mio punto di svincolo, retta, X meno 1.6, F0.3. Accetto, retta, Z1, rapido e accetto. Per cui ho sfacciato una prima volta a 0,3, diciamo ho sgrossato. E poi ho fatto una bella sfacciatura a Z0, quindi non avrò vibrazioni, avrò una bella superficie e me ne vengo via. Ora mi porto qua e torno a tornire il mio profilo. Nuovo profilo, profilo, accettare. Quindi non parto più da x0, z0 perché sinceramente a partire a finire dal centro del pezzo è quasi sicuro avremo un'usura errata del nostro prodotto, ma parto a x25, z0. Vedete che qua mi dice, ma la fine del prossimo movimento come la vuoi fare? Smusso? Raggio? Se metto 0 non farà niente, indipendentemente da cosa ci ho scritto qua. Nell'automotive ultimamente, io ve lo farò vedere solo una volta, viene chiesto di mettere sempre un piccolo raggetto alla fine di ogni movimento, quindi raggio 2, perché il pezzo verrà più bello. Ora, vedete che io non ho scritto nulla in merito alla correzione al raggio utensile. Automaticamente, siccome sto facendo un profilo, quando farò la finitura, la macchina
correggerà il movimento del tornio in base al raggio utensile indicato in tabella utensili. Accettare. Perfetto, ho inserito il mio primo punto. Quindi, avendo inserito il mio primo punto, comincio a muovermi verso l'alto. Ho un M30 per 1.5, quindi cosa faccio? Vado verso l'alto, anzi, torniamo indietro di un po', vabbè, dopo ve lo faccio rivedere. X30, smusso 1.5. Accettare, sono arrivato qua. Non sono andato verso l'alto, ma gli ho detto fammi un movimento in verticale, che sia verso l'alto o verso il basso, poi la macchina stabilirà dove andare. Lo smusso qua non me l'ha fatto per ora perché non sa dove andrò. Bene, andrò a sinistra, quindi movimento orizzontale a meno 17. Z meno 17. Non metto, lui automaticamente mi prende i 180 gradi perché non ho fatto nessuna specifica ed è anche normale nel movimento che ho chiesto. Smusso 0, non metto nulla, in poche parole mi farà uno spigolo vivo. Bene, sono arrivato qua, mi porto a x40, quindi movimento in verticale, x40, raggio 2.5, quindi vado a modificare smusso in raggio e qua ci scrivo 2.5. Devo dare sempre l'invio, altrimenti non me lo prende, accettare. Vedete che non mi ha messo nessun raggio perché si deve aspettare il movimento seguente, che sarà a x50 z-30, quindi né questa, ma questa, cioè automaticamente dico alla macchina che mi muoverò in maniera inclinata. Perfetto, quindi x abbiamo detto 50, z meno 30. Meno 30 è qua, non ho nessun raggio, quindi accetto. Ripeto, ve lo faccio ancora una volta, nell'automotive un raggio 0.2 è sempre gradito anche se non richiesto dal disegno. Accettare. Vedete, siamo andati qua. Ora mi porto a Z-44 con un raggio finale di 2.5, quindi movimento orizzontale, Z-44, raggio 2.5. Accettare e mi alzo a x60. Ho sbagliato, quindi interruzione e vado col soft key corretto. x60, accettare. Qua io ho due scarichi, due gole. Non le vado a programmare perché sarà una programmazione che farò successivamente e mi porto a z-70. Quindi movimento orizzontale, z-70. Ecco, potete anche fare il movimento in incrementale se volete, quindi in questo caso avreste dovuto inserire la differenza tra meno 44 e meno 70, ma noi lavoriamo in assoluto perché è più comodo. Perfetto, siamo arrivati qua. Adesso ci alziamo a x66 prevedendo un raggio 1, quindi allora, no? Ecco, vedete, ho chiuso il profilo, ho sbagliato. Quindi rientro nel profilo, vedete che mi riporta qua e lo continuo, lo proseguo. Quindi mi alzo, abbiamo detto a x qua 66. Raggio 1. Accettare. Siamo arrivati qua, quindi adesso andiamo a x75, sempre raggio 1, pardon, a z-75, raggio, mettiamo 1, raggio 1, accettare, e adesso ci portiamo a z, a x, scusate, 80, con lo smusso indicato qua di 2 per 45, quindi smusso 2,
accettare, e perché per far sì che lui faccia lo smusso possiamo semplicemente stavolta muoverci in incrementale di meno 5, accettare. Perfetto, abbiamo inserito il nostro profilo. A questo punto lo andiamo ad accettare. Vedete che qua però non avete dato delle indicazioni su come lavorare il profilo che siete andati ad inserire. Quindi ora dovete fare una sgrossatura. Sono diventato matto perché io ho fatto il profilo la prima volta, sono andato in tornitura e ho fatto sgrossatura. No, non è questo. Rimanete in tornitura profilo, ok? Lui legge il suo profilo che avete fatto e gli dice: adesso me lo sgrossi come? Me lo sgrossi con l'utensile di sgrossatura, me lo sgrossi a una F di 3 decimi al giro, me lo sgrossi a 180 metri, lavorazione possiamo fare, attenzione qua, possiamo fare la sgrossatura, la sola finitura, che non è il nostro caso, o la sgrossatura più finitura, ma neanche questo è il nostro caso. Noi ora vogliamo solo sgrossarlo. Vogliamo fare una sgrossatura longitudinale, una sgrossatura esterna, vedete radiale, potete farla anche così. Vogliamo che ogni passata la macchina tolga sul raggio 5 mm, che mi lasci 3 decimi di sovrametallo in X e un solo decimo di sovrametallo in Z. D noi non la mettiamo, quindi D0 attaccherà e non staccherà mai. Se invece mettiamo un D, ogni tot staccherà per rompere il trucciolo. Descrizione del pezzo: è un cilindro, e già lo sappiamo. XD sovrametallo noi abbiamo detto che non ne abbiamo, ZD non ne abbiamo perché noi abbiamo programmato fino a 80. Se il mio grezzo fosse stato un 90 e io avessi descritto il profilo fino qua, dovevo mettere 10 mm, anzi 5 perché parliamo di un raggio. Sottosquadri, no, sottosquadri non ne abbiamo programmati, i sottosquadri sarebbero questi, quindi non me ne fai, vedete? Andremo a programmarli dopo, è sempre meglio programmarli in un secondo momento i sottosquadri. Delimitazione noi non la mettiamo, non delimitiamo nessun limite che possono essere i morsetti o un'attrezzatura speciale. Accettare, l'abbiamo sgrossato. Bene, voglio finirlo, quindi aggiungo una seconda sgrossatura, cambio l'utensile, quindi seleziono l'utensile e vado a mettermi un 35 gradi per la finitura, a raggio 0,4, ok, quindi ho cambiato l'utensile, cambio i parametri, quindi sgrosso a 1 decimo e mezzo al giro, vado un po' più veloce di avanzamento, però attenzione, devo modificarlo il ciclo, quindi sola finitura, una finitura esterna, longitudinale, in direzione del mandrino, dell'autocentrante, senza sovrametallo, senza sottosquadro e senza delimitazione. Accettiamo e simuliamo. Allora, simulazione impossibile, nome utensile non valido. Andiamo a vedere, ok. Entriamo nella frecciolina, seleziono utensile, perché gli ho cambiato nome, di conseguenza devo andare a modificarlo. Accettiamo, simuliamo. Vedete? È un tedesco, quindi richiede determinati accorgimenti. Senso di rotazione corretto, la sfacciatura l'abbiamo fatta, la finitura in sfacciatura, adesso arriva lo sgrossatore e vedete che si sgrossa tutto il suo bel profilo. Possiamo crescere. E adesso arriva il finitore, tacchete.
Perfetto. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare fino ad ora. Bene, adesso dobbiamo pensare allo scarico. Quindi Program Manager, torniamo nel nostro programma, ci portiamo alla fine e andiamo a tornitura, scarico. Ecco, vedete che non abbiamo un solo scarico a disposizione, ma una serie di possibili scarichi a seconda della forma. Vedete, questo rientra, questo è lo scarico DIN, noi abbiamo uno scarico filetto da eseguire. Quindi, come prima cosa, anche in questa opzione, in questa operazione dobbiamo andare a inserire l'utensile. Noi possiamo tranquillamente utilizzare l'utensile di finitura 35 gradi, va benissimo 1 millimetro al giro e mettiamo una velocità di taglio di 150 metri al minuto. Bene, che tipo di scarico è? Longitudinale va benissimo, dobbiamo fare una finitura, o meglio, facciamo una sgrossatura più finitura, così lavoriamo come si deve, e dobbiamo andare a inserire quelli che sono i nostri dati. Quindi abbiamo un x0 che è questo, cioè il diametro del nostro filetto, 30 mm, uno Z0 che è laddove dobbiamo arrivare, vedete che è indicato, quindi noi arriveremo a meno 17, un X1 che è la profondità, possiamo metterla assoluta, in questo caso mettiamola in incrementale perché andiamo a mettere la profondità del nostro scarico, 1.15, lì poi va a comodità. Uno Z1 che anch'esso andremo a mettere in incrementale, che è la lunghezza del nostro scarico, 4.5. Dopodiché abbiamo l'R1 e l'R2 che sono questi due raggetti, quindi R1 andremo a mettere 0,8 ed R2 0,8, quindi 0,8, 0,8. Vedete che questi valori, quando i raggi erano troppo grandi, facciamo un esempio, 4 e 4, me li segnavano come errati, perché non posso mettere due raggi 4 e pretendere di avere uno spessore di 4,5 mm, quindi 0,8, per cui se ShopTurn trova delle incongruenze ve le segnala. Alfa è quest'angolo e direi che è piuttosto chiaro. Vx è quanto noi vogliamo alzarci prima di venire via, possiamo mettere 1 millimetro e alzarci appena appena, oppure possiamo mettere il diametro 40 per andare a ripassarlo tutto. Lì va un pochino a piacimento di la profondità di passate, quindi 0,8 va benissimo. Allora Vx devo metterlo in incrementale, se metto così poco, ecco perché me lo dava. Se io non mettendolo in incrementale, lui cosa fa? Va a diametro 2, invece io metto assoluto incrementale. E poi Ux e Uz, eventuali sovrametalli, che posso mettere anche a 0. Ah no, devo mettere, scusate, avendo scelto questa opzione, li metto a 0.1 e a 0.1, in modo tale che nell'opzione sgrossatura più finitura sgrosserà, lasciando questo sovrametallo, e poi finirà togliendolo, quindi alla fine noi avremo le misure reali. Ok, direi che ci siamo. Vedo, io ho messo 4 e 5 per un'abitudine mia che avevo in testa, il disegno riporta 4, mettiamo 4. Vedete? Accettiamo e simuliamo.
Andiamo ad aspettarci la nostra finitura. Ed ecco il nostro scarico sgrossato e finito. Guardate che bello. È bellissima la grafica dello Shop Turn. E torniamo al programma. Bene, è ora di pensare al filetto. Quindi selezioniamo il soft key filetto da tornitura stavolta, e quindi non c'entra più il profilo. Del resto, come per lo scarico, io forse prima non ve l'ho detto, lo scarico siamo passati dal tornitura perché è un'opzione, diciamo, standardizzata. Quindi filetto, e andiamo a selezionare un utensile di filettatura. Quindi seleziono utensile, threading, eccolo qua, ok. Benissimo. Andiamo a inserire i nostri dati. Quindi passo, ovviamente, il passo corrisponde M30 per 1,5 all'avanzamento in millimetri al giro 1,5. Allora, G è la variazione del passo per giro, non varia, io voglio filettare a passo costante 1,5. Normalmente il filetto si fa a giri fissi, quindi possiamo mettere 500 giri al minuto. Lavorazione, beh, il filetto si sgrossa e si finisce in un colpo solo. Lineare, quindi scendiamo in maniera diciamo pressoché costante e stiamo facendo un filetto esterno. Diametro esterno del filetto. Vi ricordo che il punto blu corrisponde a quello che state andando ad inserire. 30, Z0, 0, Z1, la profondità, la lunghezza del filetto, quindi meno 16 mm. LV la distanza di sicurezza da cui vogliamo partire. Normalmente io ci metto, abbiamo passo 1,5, mettiamoci 3, due volte il passo. LR invece è la distanza con cui la macchina tenderà a staccarsi, 2 mm dovrebbe andare bene. H1 0,92, vedete che automaticamente ce lo troviamo già a posto. Comunque è l'altezza del filetto. AP sono i gradi e va benissimo. D1 è la profondità, aspetta, mi faccio aiutare dalla tabella, profondità di incremento, quindi 0,3 è davvero tanto, 0,15. U, il sovrametallo che lasceremo in finitura 1, e VR è quanto andremo a staccarci durante la fase di ritorno. 1 mm, 2 mm, cambia poco perché facendolo in rapido è davvero veloce. Perfetto, accettiamo la nostra filettatura e simuliamo il nostro programma. Ecco, sarebbe bello a volte, siccome la fila è molto dettagliata, la figura, poter partire solo da quello che ci interessa, però vabbè, normalmente noi simuleremo solo alla fine, altrimenti il nostro titolare viene a tirarci le orecchie. Scarico e filettatura. Vediamo se abbiamo fatto le cose fatte bene.
Ecco, da amante Fanuc resto un po' basito perché ovviamente una grafica come questa Fanuc se la sogna. Program Manager, albero. Bene, cosa ci resta da fare? Ci restano da fare le due gole. Quindi si va in tornitura, gola, eccola qua. Selezioniamo subito l'utensile, vedete che poi alla fine una volta capito il concetto sono tutte uguali. Abbiamo un utensile per gole esterne, spessore 3. Ha il raggio della puntina a 2, selezioniamolo. Avanzamento, un decimo al giro per una gola va più che bene, 120 metri. Ecco, io oggi non mi sono preoccupato più di tanto del materiale che stiamo lavorando e dei parametri. Allora, lavorazione, le gole si sgrossano e si finiscono. Solo in casi particolari si cambia utensile quando abbiamo un fondo gola particolare. Posizione. Vedete com'è la gola? È sull'esterno, è frontale, è interna, è intirata. Qual è il punto zero della gola? Punto di riferimento, angolo destro. Che tipo di gola abbiamo? Abbiamo una gola squadrata? Abbiamo una gola su un piano inclinato? O abbiamo, come interessa a noi, una gola con i raggi in fondo e gli smussi? Allora, questa è sfuorviante perché voi dite no, io non ho una gola trapezioidale. No, è vero che non avete una gola trapezioidale, però avete degli smussi qua in entrata e dei raggi di fondo gola R1. Ok? Se voi utilizzate questa non potete mettere i raggi di fondo gola. Allora utilizzate questa e il nostro angolo sarà semplicemente un angolo 0. Quindi cominciamo a collarli. La X, guardatela qua, X 60 del diametro esterno. Il punto base di Z0, che è questo, vedete, 55, spessore 6, quindi Z meno 49. B1, la larghezza della gola, 6. T1, la profondità, 3. Ecco qua agli alfa, a me degli alfa non me ne frega niente, quindi li lascio a 0. Alfa 1 e alfa 2 perché la mia gola è diritta. FS1, smussi 0,5, FS1 0,5. Attenzione che non sono prima i due smussi interni, ma seguono il disegno, ma comunque viene ben indicato, è FS2. 1, FS3, 1. Attenzione perché c'è un errore in tutto quello che sto facendo, ma adesso ve lo spiego. 0,5. Vedete che qua sono indicati dei raggi, ma io in realtà FS2 e FS3 sono dei raggi, ma FS1 e FS4 sono degli smussi. Quindi FS1, vedete? Posso trasformarlo in doppio clic raggio, vedete? R, FS smusso. Quindi adesso avrò FS1 smusso, R2 raggio, R3 raggio, FS4 smusso. Di 0 perché io voglio lavorare in piantata. Se invece voglio rompere il trucciolo, metto un D1 e ogni millimetro la macchina si staccherà per la rottura del trucciolo. UX in fase di finitura e in fase di sgrossatura. Il sovrametallo, 2 decimi, va bene. Quante gole voglio fare? Voglio farne 2 di gole. Quindi nel fare 2 automaticamente mi appare una seconda tabella. A che distanza da angolo ad angolo? Da angolo ad angolo sono 55, 65, sono 10 mm. Siccome la macchina può fare una gola a destra o a sinistra della prima, è importante il segno. Accettiamo e simuliamo. Simulazione impossibile, posizione utensile non valida. Ok, andiamo a vedere il perché. Devo non averlo, non ho fatto, ok, selezione utensile. Perfetto. Sistemo anche i giri che non me li ha presi e inserisco finitura più sgrossatura. Accettare e
simulazione. Simulazione che è sempre un piacere per gli occhi. Non mi ricordo se ve l'ho detto prima, ormai l'età è quella che è, la memoria anche. E qua avete anche una stima di quello che può essere poi il tempo di lavoro finale. Trattasi di stima, quindi è da prendere con i guanti bianchi, però sicuramente è un'indicazione interessante. Adesso si appresta a fare la filettatura e poi l'ultima operazione che a noi interessa, ossia le gole. Ecco, anche lo shop turn programma in maniera meno redditizia i movimenti rispetto a una programmazione ISO, però se fate i pezzi singoli è sicuramente una strada fantastica, ma anche i piccoli lotti, voglio dire. Vedete, si fa la sgrossatura, la finitura, si sposta sulla seconda gola. Ecco, i movimenti che avete visto che sembrano un po' strani sono dovuti alle distanze di sicurezza e noi qua abbiamo un pezzo finito, la macchina ci dice, guarda, indicativamente ci metterai 4 minuti e 42 e te lo puoi guardare. Vedete? Perfetto. Bene, anche stavolta siamo giunti al termine del nostro lavoro, spero sia stato di vostro interesse. Proseguiremo con lo shop turn ed altri esempi di lavorazione nei prossimi giorni e poi magari vedremo anche un po' di programmazione ISO col Siemens. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e se il video vi è piaciuto mettete come sempre un like e se potete condividetelo con tutti coloro che hanno la nostra passione. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Rieccoci con un nuovo esempio per quanto riguarda Sinutrain. Facciamo un tutorial per quanto riguarda il pezzo che vedete sulla destra. Come vedete anche stavolta rimaniamo nell'ambito della tornitura pura. So che alcuni di voi mi hanno già chiesto, perché con alcuni di voi comunico tramite YouTube, di valutare anche il discorso della fresatura. Lo faremo senz'altro. Ho fatto già un video che, se non l'avete visto, vi consiglio di andarlo a vedere, il cui titolo è Giochiamo con Sinutrain, dove un po' di fresatura c'è, anche se non lo definirei un vero e proprio tutorial. Cosa ho combinato qua? Eccoci qua, un vero e proprio tutorial, ma è semplicemente un giochino. Oggi invece parliamo di tornitura, cominciamo a camminare e poi correremo. Quindi, partiamo innanzitutto, come sempre, dalla creazione del programma. Quindi in Program Manager, sempre nella sottocartella pezzi, nuovo. Chiamiamolo Mozzo, anche ho poca fantasia io per i nomi. Chiamiamolo Mozzo, gli diamo l'ok. Come già sapete, lui si crea la semplice sottocartella, poi come sempre vi chiede se volete lavorare in G-Code o in ShopTurn, gli diamo l'ok e creiamo quello che è il nostro vero e proprio programma. La prima richiesta che ci viene fatta è semplicemente di creare il grezzo. Quindi lavoriamo in G54, il nostro Z0 corrisponde effettivamente a questa zona, cioè la faccia del pezzo più lontana dall'autocentrante. XA, vedete che abbiamo la tabella, io non ho fatto altro, nel frattempo precaricata con i dati dell'ultimo pezzo che siamo andati a inserire. Quindi è sempre un grezzo diametro 80,
abbiamo un sovrametallo in Z di 2 mm, ZI è la lunghezza del pezzo, in questo caso 110, lui chiede il negativo, e ZB è proprio indicata 101, quindi meno 101, la sporgenza dai morsetti del pezzo. Tutto il resto normalmente lo si lascia come già ce lo troviamo, perché normalmente non cambia nulla. Non abbiamo problemi particolari del distacco dal pezzo, quindi ok, accettiamo, e abbiamo inserito il nostro semplice codice. Bene, cominciamo col fare quello che è la prima lavorazione, quindi una sfacciatura del pezzo, sfacciatura che né più e né meno facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, e quindi con la nostra con il nostro soft key retta cerchio, per cui retta, attenzione, interruzione, prima di muoverci dobbiamo richiamare l'utensile, quindi utensile, selezioniamo l'utensile e andiamo a prendere l'utensile con cui poi noi sgrosseremo il pezzo. Siccome questo pezzo non ci chiede particolari rugosità in testa, lo sfacciamo in un colpo solo, visto che abbiamo solo 2 mm di sovrametallo. Lo sfacciamo a metri al minuto, direi 180, per un'operazione di tornitura. Accettiamo, e qua gli andiamo a scrivere retta. Quindi ci spostiamo in rapido a x82, cioè fuori dal pezzo, e a z0, movimento che andremo ad eseguire in rapido da soft key. Accettiamo, inseriamo un'altra retta e andiamo a x meno 1.6, visto che il nostro utensile è raggio 0,8, per non lasciare il bisellino di tornitura, con una F di 0.3. Può succedere che con alcuni materiali andare a Z0 con una F molto alta, a una X0, in questo caso meno 1.6, cioè in centro al pezzo, con una F molto alta, crei la rottura dell'utensile. Nulla ci vieta di scrivere qua X20, F0.3, accettare, poi inserire un'altra retta, X-1.6, F0.15. Non dovrebbe succedere, però se abbiamo un utensile leggermente basso, anche solo di un decimo, può succedere. Allora bisogna calare leggermente i parametri. Bene, allontaniamoci. X 120, Z 20, rapido, accettare. Benissimo, ci siamo limitati a fare una semplicissima sfacciatura. Ah, ok. No, stava costruendo, ho detto c'è subito qualcosa che non va, perché vedevo il mandrino da una parte e il pezzo da un'altra. Ho il controllo programma a cannone, ecco perché. Perfetto. Vedete che se premiamo il nostro pulsante di start, l'utensile arriva, parte a girare e sfaccia. Troppo veloce, controllo programma mi permette di modificare gli override che vedete qua. Indietro e start, e vediamo una lavorazione leggermente più lenta, se è troppo veloce per noi. Perfetto. Sempre in controllo programma posso mettere in blocco singolo, tornare indietro e premere start, 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 start. Vedete, ogni volta che faccio start abbiamo la lettura di un blocco. Perfetto. Controllo programma, togliamo il blocco singolo e torniamo al nostro programmino. Benissimo. Quello che dobbiamo fare ora è creare il nostro profilo, quindi tornitura di un profilo. Eccoci qua. Nuovo profilo, immettiamo il nome, chiamiamolo sempre profilo perché noi abbiamo tantissima fantasia, e gli diciamo
accetta. Bene, da dove partiamo? Stavolta partiamo da x0, z0, cioè dal centro del pezzo. Io normalmente faccio, poi mi appoggio qua, però facciamo una cosa molto didattica. Accettiamo e cominciamo a lavorare. Dobbiamo spostarci verso l'alto, quindi freccia alto-basso, x, vedete che è un 16, e un raggio 2, quindi x 16, andiamo a modificare lo smusso in raggio e gli diciamo 2. Accettiamo, vedete che il raggio non lo segna perché non sa da che parte noi ora andremo a lavorare, e gli mettiamo, gli premiamo il soft key destra-sinistra, z meno 16, nessuno smusso, nessun raggio, quindi noi non andiamo a indicare una quota qua e accettiamo, taccate, e ci siamo portati in questa zona. A questo punto noi abbiamo un M24, di conseguenza noi andremo in su a X24, non sia mai, a parte che comunque è segnato, comunque non sia mai che si fa l'ingresso di un filetto a spigolo vivo, quindi smusso 2 mm, accettiamo. A questo punto ci portiamo a Z-38, col soft key destra-sinistra, Z-38, nessuno smusso, di conseguenza accettiamo. Ecco che qua andiamo a spostarci in diagonale, gli diamo l'unica quota che abbiamo, cioè x20, e siamo costretti quindi a dargli un alfa. Quindi ecco qua, io gli darei questo alfa 45. Smusso non ne abbiamo e gli diciamo accetta. L'immissione è stata annullata, valore di geometria contraddittori. Chiedo scusa, bisogna dargli in questo caso l'alfa 2. 45. Accettare, vedete che l'ha fatto, non l'alfa 1. Allora, presumo, non so perché sinceramente in questo caso, allora l'alfa 2, perché l'alfa 2 è dato in funzione del nostro movimento, invece 225 è l'alfa 1, è l'apertura totale dell'angolo rispetto al classico angolo 0. Vedete, 225, invece noi gli abbiamo dato il 45, noi andavamo in questa direzione, ci siamo aperti di 45 gradi. Spiegazione data. Questa è una cosa, per esempio, che non mi ricordavo e non sapevo, ma come vedete ci si arriva. Dobbiamo andare, finendo con un raggio 1, a sinistra fino a z-53. Vedete che siamo in assoluto, né? 53. Abbiamo un raggio 1, quindi lo smusso diventa raggio e diventa 1. Accettare, e siamo arrivati qua. Perfetto, x36, quindi si sale, ecco qua, x36, e accettiamo. Bene, adesso allora andiamo a lavorare con l'alfa 1, quindi gli diamo l'inclinazione e vedete che qua ci mancano dei dati. Che dati ci mancano? Ci manca il diametro e la z. L'unico dato che abbiamo è il 14,833. Allora in questo caso gli diamo l'alfa 1 e glielo diamo come apertura dall'angolo 0, quindi questa retta è l'angolo 0. Noi ci apriamo in questo senso, vedete, di 180 meno 14,833, quindi 1, 6, 5, ci metto il punto, se non sarà il punto sarà la virgola, 1, 6, 7. Ok, gli diamo, perché non mi piace qua avere uno spigolo vivo, un raggio 0.4 e vediamo se ci genera errore. 0.4, accettare. Non ci genera errore, però vedete che fa una riga, ma è indeterminata. Ok? Ora noi dobbiamo andare a fare
un'interpolazione circolare, della quale però abbiamo un buon numero di dati. Quindi interpolazione circolare, senso di rotazione a destra o a sinistra? Beh, sicuramente non è questo perché stiamo lavorando in questa direzione, quindi è questo. Perfetto. Raggio, ce l'abbiamo il raggio, eccolo qua, raggio 13. Poi x, di questa x noi non abbiamo nulla. Z, di questa z noi non abbiamo nulla, che sono le z e le x finali. I cos'è? È in assoluto la posizione del raggio, quindi 60. K, sempre in assoluto, la posizione, avevo detto del raggio, comunque spero abbiate capito, la posizione del centro di questo raggio. K, anch'essa, è la posizione del centro. Io alcune cose le do per scontato. I è la posizione del centro rispetto a X. K è la posizione del centro rispetto a Z. Vedete? Quindi K sarà meno 78. Ok? Guardate che bella costruzione che ha fatto. Lui ha fatto una costruzione, ma attualmente se io non gli dico cosa ci sarà da fare dopo, lui non lo farà. Di conseguenza, ora dobbiamo dire alla macchina il modo in cui lui dovrà andare a lavorare. Capisce che c'è qualcosa che non quadra, quindi accetta il dialogo. Pardon, scusate. Devo rifare. Fatemi rimettere in dentro tutti i dati alla veloce. Quindi R13, I 60, K meno 78. Ok, selezione dialogo. Vedete? Lui mi dice cosa faccio, la cancello o no? Mi dà delle proposte che io posso accettare o non accettare. Quindi dice, ma io qua andrei su. Io premo ancora selezione dialogo, io qua mi fermerei, accetta dialogo, accettare, tacchete. Guardate qua che bello. Benissimo, adesso andiamo in alto. Andiamo in alto e andiamo a x80. Ovviamente la macchina così non può capire cosa fare, perché non ha un'indicazione, cioè lei sa che deve andare a 80 ma non ha un reale punto di partenza. Vedete questi soft key? Perfetto, tangente al precedente. Tangente al precedente dice il movimento precedente era questo, quindi un'interpolazione circolare. Io mi sposto a x80 partendo in maniera tangenziale rispetto al cerchio creato. Accettiamo, tac, te vedete che me lo taglia? Perfetto. A questo punto finisco il mio profilo spostandomi a z meno 100. Accettiamo e andiamo a modificare questa brutta cosa qua che vedete non ha uno smusso. A me piacerebbe lì mettergli un bel raggio, giusto per non dare al cliente un prodotto che non taglia le mani. Tacchete, e l'abbiamo fatto. Perfetto. Accettiamo e cominciamo a sgrossare. Prima di tutto, ovviamente, bisognerà selezionare l'utensile. Quindi eccolo qua, seleziona magazzino, scusate, interruzione, seleziona utensili, sgrossatore, ok, era già dentro, ai parametri dell'ultima volta che abbiamo utilizzato questo utensile e gli diciamo bene, puoi lavorare, bene, bene, benissimo, benissimo, ma con un CNMG con un angolo d'attacco di 80 gradi non posso fare i sottosquadri, vedete? Sottosquadri no.
accettiamo e simuliamo, vediamo cosa succede. Ho conscio del fatto che avevo già fatto un programma di questo tipo sempre con voi, non vi ho detto alcune cose sul ciclo di sgrossatura. Adesso casomai lo rivediamo un attimo insieme, giusto per chi si è perso l'altro video. Però io volevo prima arrivare qua. Vedete che il nostro pezzo è stato fatto ignorando completamente queste due zone. Torniamo in Edit, ritorniamo nel ciclo di sgrossatura con la freccina a destra e andiamo a modificare qualche cosa. Va bene sgrossare parallelamente al profilo? Sì, va bene. Va bene fare una lavorazione esterna? Sì, va bene. Va bene fare una sgrossatura perché potrei con lo stesso utensile fare sgrossatura più finitura. L'unica cosa che ho esagerato, che non ho modificato, è l'asportazione per ogni passata, almeno 5 mm, visto che abbiamo un bel diametro 80, e più che altro anche perché diventa lunga. Sotto squadre gli abbiamo detto di no, e accettiamo e risimuliamo. Questo renderà solo la cosa un attimino più veloce, ma non cambierà nulla rispetto a prima. Quindi la nostra sfacciatura, vedete che fa delle asportazioni più generose rispetto a prima. Perfetto, io questa operazione di sgrossatura a questo punto opterei per due possibilità. A questo punto noi potremo andare a sgrossare queste zone viste come linee, oppure andare a fare una modifica in questo senso. Andiamo a selezionare l'utensile, entriamo nel magazzino e diciamo non la faccio, allora interruzione, vediamo se è da qua, interruzione, allora seleziono utensile, selezione magazzino, lista utensili, eccola qua. Quindi rifo, facciamolo piano. Mi sono incasinato. Program Manager, mozzo. Allora, sgrossatura, freccina di modifica, seleziona utensile. Qua non potete modificare niente, quindi selezionate il magazzino e andate nella lista degli utensili. Ecco qua. Torniamo al primo utensile e diciamo no, guarda, qua non andrò a utilizzare un 80 gradi, ma un 55. Vedete? Perfetto. Trasferiscimelo al programma e mettimi anche i sottosquadri. FR sono i millimetri al giro quando entro in sottosquadro, perché si presuppone che quando entro in piantata vada un attimino più piano. Accettiamo e simuliamo. Ecco, magari era il caso nella realtà di calare un po' la profondità di sgrossatura. Vedete che comincia a scendere? Ovviamente entro i limiti dell'utensile, però va benissimo perché quantomeno abbiamo svuotato quella zona. Ora, quando noi andremo in Edit, intornitura profilo, sgrossatura e andremo a dirgli adesso però selezionami un 35 gradi, ok, e vammi a fare la finitura. Sottosquadri sì, sovrametallo no, parametri vanno bene 0,3 al giro con un 35 gradi, mettiamoci uno 0,2 perché è un po' più leggerino come utensile, e poi comunque questo lo stabiliremo in base alla rugosità che ci chiede il disegno. Noi adesso stiamo imparando, abbiamo quella fortuna di non aver nessuno che ci controlla, gli diciamo accetta e simuliamo.
Quindi adesso dopo la sgrossatura verrà cambiato l'utensile e verranno fatti sottosquadri che con un 35 gradi saranno conformi al disegno. In questo caso è più opportuno vederlo così. Adesso arriva al 35 gradi, taccate, finitura. E vedete che riesce a fare il raggio perché con 35 gradi ce la facciamo. Al limite avremmo tranquillamente potuto utilizzare anche un inserto tondo. Al limite avremmo potuto dividere in due la figura, quindi programmare da qua a qua o da qua a qua. Non c'è una strada giusta, l'importante è che la strada ci porti laddove dobbiamo andare. E come vedete il nostro prodotto è quasi finito. Torniamo in Edit, andiamo alla fine del nostro programma, tornitura, filetto, abbiamo un M24x1.5, quindi ha già selezionato l'utensile che interessa a noi, vedete threading 1.5, tabella, diciamo un isometrico, andiamo a vedere se l'M24 isometrico è 1.5, non credo, vedete che mi dice 3 mm al giro, quindi non posso utilizzare la tabella. Allora vado senza, passo 1,5 al giro, mi sta benissimo. Il passo non varia, S sono i giri al minuto, quindi la nostra lavorazione, perfetto. Lavorazione lineare va benissimo, se no possiamo mettere una lavorazione che man mano che va giù cala la D1, quello poi va in base al materiale che andiamo a lavorare, è un filetto esterno. X0, questo punto, cioè l'inizio del filetto è a 24, Z0 è a meno 16 e noi gli diamo effettivamente la Z che interessa a noi, cioè Z-16. La lunghezza è 16,38, quindi sono 4, 14 e 8, 22, diamogli almeno 20, però attenzione, ecco, incrementale va bene, in questo caso va bene incrementale, se no potremmo mettere assoluto e non dover fare calcoli e mettergli meno 40. Meno 40. LV, distanza di sicurezza, sì, c'è anche un bello smusso, quindi partire a Z13 va più che bene. LR, in teoria in questo caso non ce ne frega niente perché gli lasciamo gli 2 mm. H1 se l'ha già calcolata lui, 30 gradi poco ci importa perché ce lo fa l'inserto, D1 è la profondità che asportiamo ogni passata, U è il sovrametallo che lasciamo in finitura. VR i 2 mm che utilizziamo a staccarci quando andiamo via. Accettiamo e simuliamo. Più avanti vi farò magari lo stesso prodotto, magari un prodotto un po' più difficile, realizzato col Manual Guide e faremo come si fa nei confronti americani, Manual Guide vs Sinutrain, e mio malgrado, visto che io sono nato su Fanuc ma non l'ho sposato, sono quasi certo che vincerà Sinutrain perché è veramente, veramente valido come tipologia di conversazionale. Ed ecco che il nostro filetto è fatto. Anche questo è un esempio che si può trovare su alcuni manuali in dotazione alla macchina, poi faremo magari anche qualcosa di diverso, di fuori dagli schemi, diciamo, dei manuali, ma con questi, diciamo, disegni base si ha un buon ventaglio di possibilità che poi potreste incontrare nella vita reale. Mi auguro che anche questo video possa essere stato di vostro interesse, se così è stato spero vogliate mettere un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e se volete fare una cortesia al sottoscritto condividete sui vostri social e con tutti coloro che hanno la passione o la necessità di usare un tornio questi video per cercare di
di far girare il più possibile. Ovviamente la cosa mi farebbe piacere. Grazie a tutti per essere stati con me, al prossimo video. Buona serata. Buongiorno a tutti truciolatori e bentornati sul nostro canale. Oggi direi buone notizie, facciamo un bel video con un esempio sempre di lavorazione tramite Sinutrain con il nostro bel shop turn e novità. Io vi avevo detto che è un peccato che con shop turn non si possano dare le dimensioni di un grezzo, di uno stampato. Vi ho detto una cosa errata, grandissima novità, fantastico shop turn, più lo uso più, brutta parola, mi innamoro di lui. Con shop turn noi possiamo definire uno stampato e questo è veramente interessante, ci fa risparmiare davvero tanto tempo in programmazione. Ovviamente quando definite uno stampato tenetevi sempre al massimo della tolleranza, tenete presente che andrete probabilmente a bloccare su un grezzo, quindi magari il pezzo non sarà perfettamente concentrico, quindi o diciamo vi tenete in condizioni di sicurezza quando vi avvicinate oppure lo definite sempre un po' più cicciottello di quanto è. Ma questo nel nostro caso non è un problema perché noi siamo fortunati simulatori, quindi non andremo a sbattere, al limite andremo a generare degli errori di programmazione. Quando poi si è a bordo macchina le cose cambiano, quindi mi raccomando a bordo macchina tenersi sempre dalla parte della ragione. Sulla destra vedete il nostro pezzo, albero di rinvio lo chiamiamo, fa sempre parte degli esempi standard che potete trovare sui libri Sinutrain. Farlo con l'accompagnamento di qualcuno può essere d'aiuto per, diciamo, i meno pratici. E qui entro in gioco io. Allora, come sempre, Program Manager, andiamo sulla cartella pezzi e gli diciamo nuovo. Nuovo, apriamo sempre come di consueto una nuova cartella, quindi nel fare ok non creiamo il programma bensì la cartella, lui automaticamente ci dà il nome programma, albero di rinvio, ci dice l'ultima volta hai lavorato in ShopTool, quindi continuiamo così, altrimenti potremo lavorare in G-Code. E questo ormai dovreste averlo imparato. Perfetto, la prima cosa che mi chiede è il grezzo e qua tutto alla vecchia, ossia abbiamo un pezzo il cui diametro massimo è 90 mm, continuiamo a lavorare in questo senso, quindi 90 mm, abbiamo un pezzo grezzo, vista grafica mi piace di più, un pezzo grezzo lungo 100 mm, quindi meno 100, con una sporgenza dai morsetti di 91 mm, meno 100 e meno 91. Ecco qua. Tutto il resto possiamo lasciarlo come nell'ultimo inserimento. Accettare. E qua voi mi dite, ma hai appena detto che posso definire un grezzo e adesso non me lo definisci? Non vi preoccupate. Allora, come prima cosa andiamo in turning, quindi tornitura, sgrossatura, andiamo a selezionare, già ce l'abbiamo, un utensil sgrossatura, 0,25 al giro, 240 metri, perfetto, x0 gli mettiamo
60, attenzione, quelle del nostro grezzo, li andiamo a mettere, quindi qua abbiamo un M48, noi consideriamo che il nostro grezzo reale, quindi non quello che siamo andati a programmare, abbia un diametro esterno di 60 mm, ok? Z0, 2, ok? X meno 1.6, Z1, 0. Allora, sgrossatura, ecco qua, cosa mi mancava? Mi mancava questa parte di programma. Cosa gli diciamo? Di incremento massimo 1.5, ma tanto non ci farà niente, e poi gli diamo un sovrametallo in X di 0 e in Z di 2 decimi. Accettiamo. Per chi non ha seguito come mai non avevo queste tre caselle, è perché avevo inserito la finitura e non la sgrossatura, ok? Accettiamo e simuliamo. Cosa succede? Succede semplicemente questo, guardate. OK. Andiamo a sfacciare il nostro pezzo. È una sfacciatura di sicurezza rispetto al nostro pezzo grezzo. Ok? Pezzo grezzo che in questo momento noi vediamo ancora semplicemente come un cilindro. Ok? Tornitura profilo. E adesso viene il bello. Nuovo profilo. E noi lo chiameremo grezzo. Accettare. Ora andiamo a definire il nostro profilo. Prima di tutto il punto di partenza, in questo caso deve essere forzatamente x0, z0, ok? Accettiamo e andiamo a definire il nostro profilo, ok? Bene, inserito il primo punto dobbiamo inserire il profilo del grezzo. Qua lo vediamo abbozzato, ma qua lo vediamo quotato. Per cui né più né meno, come vi ho insegnato a inserire il profilo di un pezzo finito, andiamo a inserire il profilo del grezzo, ok? Bene, seguiamo il disegno della figura evidenziata in rosso, quindi andiamo verso l'alto a x60, accettare e siamo qua. Andiamo verso sinistra a z meno 40, accettiamo e siamo qua. Andiamo in obliquo a x80, z meno 45, accettiamo, verso sinistra a z meno 65 e siamo qua, in obliquo a x 90, z meno 70, accettiamo e concludiamo a z meno 100. Vedete che abbiamo fatto una bella figura? Eccola qua. Qua sotto vedete un soft key che mi porta al di fuori di questo menu in chiudere profilo. Tacchet. Ecco la sezione alta del nostro grezzo. Accettiamo e abbiamo inserito il grezzo. Bene, andiamo a inserire il profilo di tornitura. Non sarà facile e vediamo di non fare troppi errori in diretta, ma se li farò, li commenterò insieme a voi e torneremo indietro passo per passo. Tornitura profilo, nuovo profilo, nome, profilo. Accettiamo, partiamo dal centro del pezzo che didatticamente va bene e cominciamo a muoverci come già sappiamo. Andiamo verso l'alto a x48 e terminiamo con uno smusso da 3 mm come indicato in disegno. Lui fa la linea ma non fa lo smusso.
Ora ci dobbiamo muovere in maniera orizzontale verso sinistra, ma non abbiamo definito la z d'arrivo, sappiamo solo che dobbiamo finire con un raggio 4. E qua Siemens ci può aiutare, ma non ci renderà vita facile. Accettiamo. Vedete, lui mi fa una riga, ok, un segmento, una linea, senza fine, senza direzione e tratteggiata, perché mi dice c'è qualcosa che non cosa, c'è qualcosa che non quadra. Perfetto, a questo punto noi dobbiamo fare un'interpolazione circolare. Eccola qua, il senso di percorrenza dell'utensile è orario, il raggio della nostra interpolazione è 23, la x finale la conosciamo, è 60, la z finale non è dato saperla. Abbiamo però la possibilità di inserire rispetto alle coordinate in x il centro cerchio. Guardate che se mi metto sopra ce lo dice, centro cerchio. Il centro del cerchio è 34 diviso 2, 17, la distanza da qua a qua, più 23, 40 mm. Noi inseriamo sempre una misura diametrale, perché siamo tornitori, e diciamo 80. Passiamo a K e vedete che, tacchet, già mi dice, guarda, io di cerchi ne posso fare due con queste coordinate. Uno a destra rispetto allo 0 e uno a sinistra rispetto allo 0. Seleziona dialogo, vedete, mi evidenzia in rosso uno o l'altro. Sappiamo già che noi siamo a sinistra dello 0 e accetto dialogo. Vedete però che mi seleziona un cerchio, diciamo, di delle dimensioni che non sono corrette, ma io ho ancora attiva seleziona dialogo, vedete? Lo premo e mi dice, guarda, posso anche fermarmi lì. OK, quindi accetta dialogo. Ok, e qua viene la parte difficile. Dopo aver selezionato la costruzione, per realizzare l'arco bisogna inserire il K35, ok, che è la posizione del centro della tolleranza rispetto allo 0, ok? Però se io vado in K35 non me lo permette, allora accetto e non me lo fa. Raggio 4. Perfetto, ecco qual era il problema. Non so se ci avete fatto caso, era in incrementale. Invece io devo passare, vedete, incrementale assoluta e devo dargli meno 35. Accettare. Sono piccole sottigliezze che vi possono far perdere un'ora. Come vedete, anche io che vi garantisco me l'ero preparata questa perché sapevo, mi sono nuovamente dimenticato. Ok? Io a questo punto andrei a cancellare l'elemento e a ripetere l'operazione. Ok, siamo tornati indietro, siamo tornati dove avevamo solo una linea indefinita orizzontale, ossia la cresta del filetto. Inseriamo la nostra interpolazione circolare, gli diamo il senso della rotazione, il raggio dell'interpolazione che andremo a realizzare, tutte le coordinate che abbiamo a disposizione, in questo caso la x, che è 60, che è la posizione di fine raggio, non abbiamo la z, abbiamo il centro del raggio a 80 mm. A questo punto la macchina intelligente ci dice posso realizzarne due di cerchi, quale vuoi? Con seleziona dialogo, seleziono in rosso la parte di sinistra, accetto il dialogo, c'è qualcosa che non mi torna, vado a vedere se può dialogare con me la macchina e selezionando dialogo vado a inserire questa parte. Accetto dialogo, cosa devo fare? Devo andare a inserire la coordinata di centro. In incrementale c'è qualcosa che non quadra, la trasformo in assoluto
e vado a inserire questa z, meno 35. Dopodiché vado a inserire il raggio 4. Quindi smusso, raggio 4. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, a questo punto mi porto a z meno 75 con un movimento lineare orizzontale, z meno 75, finisco con un raggio 6, accetto, e vado a inserire questo punto tramite un movimento inclinato e le coordinate che ho a disposizione, quindi x 90, z meno 80, raggio 4, accettiamo e andiamo a terminare con uno z meno 90. Accettiamo e accettiamo ancora. Abbiamo definito il profilo. Perfetto. È ora di cominciare a pensare alla nostra lavorazione. Quindi andiamo sempre in tornitura profilo e cominciamo a parlare di sgrossatura. Sgrossatura che prevederà un utensile che mi permetta di fare un sottosquadro. In questo caso andiamo a selezionare un utensile, allora Rudin CNMG, quindi questo è un 80 gradi. Andiamo nel nostro magazzino, lista degli utensili, andiamo a prendere, ecco, vedete che qua è già stato modificato perché l'ho utilizzato in un programma precedente, e quindi andiamo a modificare la dicitura in DNMG a 55 gradi. Il 55 gradi è un utensile che viene utilizzato spesso nell'altezza da 15 mm, quindi 150608, per delle sgrossature non troppo spinte. Trasferiamolo al programma, diciamo alla nostra macchina che può lavorare a 3 decimi al giro e dobbiamo facciamo una bella sgrossatura più finitura. Quindi utilizziamo lo stesso utensile, in finitura andremo un attimino più piano di avanzamento, un DNMG non lo spingerei oltre i 3 mm di profondità di taglio, e facciamo i sottosquadri. Ora, profilo, vediamo se è tutto a posto, millimetro giro, sottosquadro. Ecco, attenzione, se qua lasciate cilindro, lui lavorerà un cilindro. Se premete sovrametallo, vi sgrosserà solo il sovrametallo. Noi in questo caso dobbiamo per forza andare a indicare profilo. Profilo non è un nome standard, profilo è il nome del sottoprogramma che ho scelto io quando ho creato il profilo. Attenzione, perché spesso e volentieri voi lavorerete in queste condizioni, di conseguenza dovete andare a cambiare questa dicitura. Accettiamo e simuliamo. Bene. Ah, ok, cos'è successo? Adesso ve lo spiego. Quando noi abbiamo sfacciato il pezzo, abbiamo utilizzato, e questo è un errore mio, abbiamo utilizzato un utensile che poi sono andato a modificare. Quindi lui adesso questo utensile non lo trova più. Per comodità io andrò a selezionare lo stesso utensile. Vedete? Accettiamo. In realtà voi avreste dovuto, volendo, allestire una torretta con un utensile in CNMG per sfacciare e un utensile per sgrossare. Ecco qua, vedete che il problema era tutto lì, spero sia chiaro. Allora, adesso
In 2D vedete bene che lui cosa fa? Ignora completamente il cilindro e mi va a fare gli avvicinamenti in rapido laddove serve. Vedete qua gli errori, eccoli qua gli errori che si possono fare per leggerezza, ma è bello anche farli gli errori, perché con gli errori si capisce e la prossima volta si migliora. Allora, torniamo un passo indietro, dopo rivediamo il discorso grezzo. Quindi, facciamo un lavoro come si deve. Andiamo in sgrossatura, laddove andiamo a sfacciare, seleziona utensile, andiamo in lista utensili e andiamo a creare qualcosa di più corretto. Carichiamo un utensile, quindi carichiamo interruzione, selezione magazzino, nuovo utensile, uno sgrossatore e gli diamo ok. Eccolo qua. Andiamo a svuotare la posizione numero 1. Scarichiamola. Andiamo a prendere lo sgrossatore e lo carichiamo in posizione 1. Lui ve lo caricherà sempre nella prima posizione libera. Poi andiamo a prendere il DNMG e lo carichiamo. Vedete, lui me lo carica nella 18. Se io voglio poi caricarlo altrove, non c'è problema, lo carico altrove. Ora, sgrossatura. Trasferiamolo al programma. Accettiamo. Poi, qua abbiamo una sgrossatura che io ho suddiviso. Ho fatto contemporaneamente sgrossatura e finitura. Non mi sta più bene. Di conseguenza, vado a fare solo la sgrossatura e vado a selezionare l'utensile corretto che io ho messo in posizione 18. Ok. Dopodiché accetto, torno in tornitura profilo, sgrossatura, finitura e vado a selezionare cosa? L'utensile a 35 gradi. Questo sarà in grado di eseguire questo profilo. Perfetto, avanzamento, gli mettiamo 2 decimi al giro e gli diciamo che può eseguire i sottosquadri. Accettiamo e simuliamo. Ora, facciamolo prima alla veloce. Guardate la sfacciatura, vedete dove va a lavorare? Va dove esiste il grezzo. Taccate, sgrossa, ovviamente qua non può scendere, ma arriverà il finitore che riesce a farlo. Ora, controllo programma e la blocco singolo, indietro, e partiamo da capo. Perfetto, lui cosa fa? Crea un cilindro, vede il grezzo che gli ho dato io e parte. Noi qua, attenzione, non vediamo che sfaccia perché lui sfaccia a partire da 60 mm. Vi ricordate? Perché per lui questa parte di grezzo non esiste. Difatti vedete che l'inserto è interno al pezzo. Casomai nel programma possiamo essere un po' meno precisi nell'avvicinarci al pezzo. Poi cosa fa? Si allontana e si avvicina al pezzo. Dove si avvicina? Eccolo qua, si avvicina come se il cilindro non esistesse, perché per lui il cilindro non esiste in questo momento. Vedete? E così via. Controllo programma, togliamo il blocco singolo e ripartiamo in 3D. Vedete? Questa, ragazzi, è una gran cosa. È una grandissima potenza di programmazione. Opla.
non è da sottovalutare. Quindi poter definire il grezzo vuol dire avere la possibilità di gestire anche gli stampati. Secondo me, nella mia vita professionale, io questo strumento non l'ho avuto a disposizione e devo dire che mi spiace. Mi spiace perché è uno strumento molto valido. Bene, andiamo a fare la nostra bella gola, quindi torniamo in Edit, andiamo in tornitura, troncatura, interruzione, non troncatura, ma gola. Eccola qua, la nostra gola come vedete assomiglia a questa. Diamogli un po' di dati. Allora, l'utensile selezionato già mi piace, i parametri mi piacciono, quindi x 0 z0. Allora, guardate qua, vedete, usiamo i dati che abbiamo a programma, lui mi quota questo angolo e io questo angolo vado a prendermi. Per cui abbiamo una x di, eccola qua, 60, una z di meno 67, una larghezza che non abbiamo, quindi la cancelliamo, una profondità di 4 mm, un alfa 1 di 15 gradi, un alfa 2 di 15 gradi, ecco scusate, B1 e B2, noi abbiamo la profondità che è 4,2, chiedo scusa, quindi andiamo a modificare l'intestazione, 4.2, abbiamo detto che qua abbiamo 15 gradi e abbiamo tutti i raggi a 1 millimetro, quindi 1, 1, 1, 1, la D non voglio lavorare in tuffo, sgrossatura più finitura, sovrametallo di sgrossatura, N 1, quindi la D che è lo spostamento delle gole viene eliminata, accettiamo e simuliamo. Intanto andiamo in controllo programma, mettiamo pure al 100%. E come potete vedere anche la gola è perfettamente fatta. Cominciamo a lavorare con qualche utensile motorizzato. Quindi torniamo al nostro programma, fresatura. Io voglio fresare una bella tasca. Eccola qua, una bella tasca quadrata. Quindi andiamo a selezionare l'utensile, vediamo che fresa abbiamo. Abbiamo una fresa, diametro 20, è un po' eccessivo. Eccola qua, usiamo questa fresa, diametro 3, un po' piccola. Allora noi dobbiamo fare però raggio 4, quindi sì, diametro 8. Prendiamo una fresa da 8, va benissimo. Perché questo è un diametro. Quindi ok, lavoriamo a 2000 giri, 50 mm al minuto, la sgrossiamo allora per adesso la sgrossiamo e lo facciamo in un colpo solo. Come facciamo? Allora x0, y0, z0 che sono le coordinate del centro, v è la larghezza che è 23 mm, è una tasca quadrata quindi 23 anche la L, ha un raggio di 4 mm, eccolo qua, vedete che è molto facile, non è per niente inclinata, ha una profondità, vediamola, non riesco a capire la quota, non perdiamoci troppo tempo, eccola qua, T3,
di 3 mm. Perfetto, quanto vogliamo asportare in larghezza della fresa di ogni passata? È una fresa da 8, asportiamo 4 mm, profondità 1,5, così la facciamo in 2 colpi, e non voglio sovrametallo. Accettiamo e simuliamo. Impossibile numero di denti per tagliente non immesso. Ho dimenticato un codice. Ok? Ok, probabilmente quello che ho dimenticato potrebbe essere nella tabella degli utensili. Andiamo a vedere. Selezione utensili, fresa, lista utensili, fresa 18 e come vedete numero dei taglienti, presumo, vedete numero dei denti 0, la macchina non può calcolare l'avanzamento al tagliente. Facciamo uno Z4, gli diamo ok, trasferisce al programma, accettiamo e simuliamo. Taccate, vedete che ogni errore, ogni nodo viene al pettine. Mi stavo dimenticando il filetto M48x1,5. Qualcuno mi dica che non è una figata. Vedete? Ora, io mi aspettavo che graficamente la facesse a 0 gradi. Adesso abbiamo 4 fori da fare. Sono 4 fori del 5, profondi 10 mm. Andiamo a farli. Dopodiché ci preoccupiamo di ciò che vediamo e se c'è da aggiustare, aggiustiamo. Bene, è ora di fare i 4 fori di fronte alla nostra tasca. Quindi, foratura, foratura, foratura all'esatura, e cominciamo. Inseriamo l'utensile, punta, eccola qua, da 5, ok, e l'abbiamo inserita. Poi mettiamo una F di 0,06 e una S e una V di 140 metri, così. Tanto per Z1 10 mm. Ci fermiamo in fondo 6 decimi di secondo e gli diamo l'ok. A questo punto quello che ci interessano sono le posizioni dei nostri fori. Ecco qua che gli diamo le posizioni. A questo punto noi possiamo dargli le posizioni in più modi. Possiamo dargli tramite la x e la y, quindi delle coordinate reali ed effettive, oppure tornare indietro e dirgli, ma guarda, fammi 4 bei fori centrati a 180 gradi da loro, guardate qua, allora alfa è l'angolo di partenza della figura, 90 sono gli angoli, l'angolo che dista tra un foro e l'altro, 16 è il diametro 32 su cui si poggeranno i nostri fori e 4 sono i fori. Noi accettiamo e simulando avremo i nostri fori. L'unica cosa che dobbiamo fare ora è accertarci che i nostri fori siano correttamente inclinati rispetto alla figura quadrata fresata in centro al pezzo. Se qualcosa non fosse andato per il verso giusto, andiamo a modificare gli alfa. E invece, come vedete, avendo dato degli alfa a 0, le figure sono a posto. Il filetto noi lo abbiamo già fatto in un altro tutorial, ma visto che non è difficile, aggiungiamoglielo. Quindi torniamo in Edit, andiamo in Tornitura,
filetto, guarda, threading 1,5, M48 per 1,5 è perfetto, dobbiamo sicuramente lavorare senza tabella perché non credo che il passo 48 normalmente sia 1,5, quindi passo è a posto, tutto a posto, lineare, filetto, cominciamo a dargli più che altro i nostri punti di lavorazione, quindi 48, lunghezza in questo caso la dobbiamo dare un pochino a naso, se no potremo andare a leggere il programma, perché vedete che qua non me la dà, quindi noi gli diamo meno 25, poi vediamo se dobbiamo allungarla e qui ci aiutano molto. Pardon, questo è lo z iniziale e questo è la lunghezza z-25, distanza di sicurezza, distanza d'uscita, profondità del filetto, angolo d'attacco, incremento, sovrametallo per la passata di finitura, accettiamo e siamo a bolla. Bene, questo video ci tenevo a farlo perché nel momento in cui mi sono reso conto che si poteva programmare appunto lo stampato, ho detto io questo video lo devo fare subito perché è veramente una buona cosa per chi deve fare tanta programmazione, senz'altro questa opportunità che dà lo shop turn è da prendere in considerazione. È molto valida, è molto facile, vedete che abbiamo il pezzo simulato perfettamente, abbiamo un'intuitività della cosa che lascia veramente basiti. La programmazione ISO viene davvero a meno con questo potente strumento. Io spero di avervi mostrato qualcosa di interessante per le vostre professioni, per chi deve imparare soprattutto. Immagino che i tornitori più avvezzi non abbiano bisogno di me. Se vi è piaciuto il video, come sempre un like, un'iscrizione, una condivisione. Vediamo di farci conoscere. Grazie a tutti per essere stati con me e alla prossima. Buona serata a tutti. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro canale. Eccoci qua di nuovo di fronte al nostro simulatore Siemens Shop Turn. Oggi facciamo un esercizio di tornitura pura dove vedremo il prodotto che vedete sulla nostra destra derivante da un grezzo lo lavoreremo in prima fase, cioè la zona sulla destra, ed in seconda fase più tutto il foro interno. Quindi prima di tutto ovviamente andiamo a creare il nostro file di programma. Program Manager ci porta nella directory dei nostri pezzi, andiamo a evidenziare la directory pezzi principale e andiamo a creare una nuova directory, la chiameremo boccola sagomata, boccola sagomata. Nel dargli l'ok lui come sempre ci chiederà guarda creiamo un altro programma, lo facciamo in Shop Turn e qua andiamo già a indicare fase 1 visto che avremo due fasi di lavorazione. Gli diamo l'ok e lui come sempre ci chiede, perfetto, ci porta a dover definire il pezzo grezzo. Ecco, attenzione, questa boccola sagomata, come vedete dal disegno, è ricavata da uno sbozzato, da uno stampato, ok? La prima definizione del grezzo non deve essere quella dello stampato, ma deve essere di un grezzo cilindrico, piuttosto che un tubo, un parallelepipedo o un poligono, con le dimensioni massime di ingombro di lavorazione, quindi lunghezza e diametro esterno. G54 ZV è il nostro piano di 0, pezzo grezzo, la tipologia
del grezzo di partenza, quindi un cilindro, un tubo, un parallelepipedo. XA è il diametro massimo esterno del nostro grezzo, in questo caso lo vediamo qua, 105. ZA è il sovrametallo sulla prima faccia del pezzo, ZI è la lunghezza del grezzo, in questo caso 120, sempre seguita da segno meno in questo caso, ZB, che in questo momento vedete che ti dice c'è qualcosa che non quadra, io non posso fare un pezzo lungo 120 e farlo sporgere meno 380, quindi Siemens ti dà sempre un'informazione su ciò che va e ciò che non va. Quanto sporgerà questo pezzo? Abbiamo detto che la prima fase è quella di destra, quindi lo faremo sporgere 80 mm. Attenzione, noi qua facciamo una lavorazione interna ed esterna, quindi lo svincolo verrebbe la tentazione di metterlo ampliato. Vedete, in realtà, se noi ci posizioniamo su XRI, piano di svincolo XRI, incremento possibile, aspettate che lo facciamo solo per pezzo grezzo tubo. Quindi, siccome siamo noi che andiamo a farlo questo foro, che non è un tubo, gli diciamo semplice per ora. Ok? Tutte le altre cose, bene o male, normalmente restano invariate. Velocità massima del mandrino principale, ecco qua, questa è un po' bassina, la mettiamo a 3005 e andiamo a dargli un senso di lavorazione concorde. Accettiamo, se poi ci saranno dei problemi su questa cosa la vedremo dopo. La prima cosa da fare è sempre dare comunque una sfacciatina al nostro pezzo, ok? Una sfacciatina è anche una cosa che si dà per sicurezza, anche se magari il grezzo mi dice sovrametallo 0, noi sfacciamolo sempre un pezzo, il pezzo, in modo tale che qualora arrivi un pezzo stampato male o con delle protuberanze, diciamo che possono creare dei problemi nelle lavorazioni seguenti, una sfacciata farà in modo che tutte le lavorazioni abbiano un punto di partenza fisso, che sarà lo Z0 della prima sfacciatura, possa anche essere lo Z01. Quindi andiamo con la freccettina di questo menu in retta cerchio. Prima di tutto dobbiamo dirgli, bene, io adesso voglio andare a lavorare con un utensile idoneo alla sfacciatura, quindi utensile, seleziona utensile e vado a selezionarmi uno degli utensili o che ho in macchina o che mi andrò a creare. In questo caso posso tranquillamente usare un utensile per esterni a 80 gradi, raggio 0,8 e dirgli guarda, ti faccio lavorare non in giri in minuto, ma io sono un tornitore, quindi in velocità di taglio costante, 180 metri al minuto, nel piano di tornitura. E accetto. Questo è il nostro corrispondente di T0101 M6 o T0101 a seconda della macchina su cui lavorate, M6 spesso fa ruotare la torretta, S180 M4 G96. Questo tradotto in ISO sarebbe questa riga. Ora voglio fare una retta. La prima retta è una retta di avvicinamento, quindi abbiamo un grezzo da 75 mm, noi in tutta sicurezza ci avviciniamo a 80 mm alla nostra Z di sfacciatura. Come ci avviciniamo? Ci avviciniamo in rapido. Eccolo qua. Accettiamo. Dopodiché facciamo una sfacciatura, quindi sempre retta, la X meno due volte il raggio utensile, abbiamo detto che è 1,6, che è 0,8, quindi meno 1,6 mm per evitare il famoso bisellino di sfacciatura. Qua non ci metto rapido, ma ci metto F0.3. Accettiamo e faccio una sfacciatura. Qualora vi succeda, questo ve lo dico semplicemente per dovere di cronaca, che arrivando in centro l'inserto si rompa, è dovuto al fatto che avete l'utensile o leggermente basso o molto più probabilmente leggermente alto. Quindi andrà a sforzare su
il bisellino di sfacciatura. Magari per questo discorso farò un video con un 3D. Allora cosa dovete fare? L'ideale sarebbe rimettere la macchina in geometria. Se non riuscite a mettere la macchina in geometria, questa retta la dividete in due rette, una che arriva a x20 a f03 e una che arriva a x-1.6 a f01, in modo tale che una f molto bassa farà in modo che alla fine, quando l'utensile comincerà a lavorare male, il bisellino lo spaccherà via. Ok? Non è un buon consiglio da dare, ma nelle officine spesso e volentieri la fretta porta a fare questo e a non ripristinare le geometrie macchina. Bene, allontaniamoci per sicurezza. Retta x 120 z 30 rapido, accettiamo. Piccola simulazione e vediamo che succede. Vista 3D e vedrete una cosa che vi garberà poco. Vedete, l'utensile comincia a lavorare. Controllo programma, è stato un po' troppo veloce. L'utensile comincia a lavorare da qua. Perché? Perché io ho definito un grezzo da 105. In realtà il grezzo è da 75. Io mi appoggio a 80 e scendo. Questo non deve essere un problema per voi, perché voi lo sapete che la grafica in questo momento è, tra virgolette, truffaldina. Torniamo in Edit e continuiamo col nostro lavoretto. Allora, prima di andare a definire il grezzo, io vorrei cominciare con una foratura. Per cui mi porto sul soft key di foratura ed eseguo una foratura centrata. Ok? Quindi lavoreremo da tornio. Ok? Bene, andiamo prima di tutto a cercare un utensile adatto. Io voglio forare con una punta da 32 mm. Andiamo a vedere se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo la mettiamo. Allora, drill 5, guardate, la punta ce l'abbiamo, abbiamo il diametro 5, noi andiamo semplicemente a modificare il diametro. Ovviamente questo corrisponderà ad andare poi sulla torretta della macchina, controllare che in posizione 10 ci sia una punta da 32, probabilmente non ci sarà, la dovete mettere e la dovete azzerare. Purtroppo con un PC non riesco a farvi vedere tutta questa operazione, ma qualcosa la faremo fare anche ai vostri capi officina. Allora, seleziono utensile, abbiamo detto 32, quindi modifichiamo anche la dicitura della punta. Ok, punta da 32. Allora, è una punta 32, la possiamo fare lavorare a 1 mm, a 1/10 al giro, ma anche 1/10 anche 1/10 dipende poi dalla punta che usate e dalle sue performance ed anche dal metallo, ok? Diciamo che su un C40 una punta inserti a 32 della Cormat io l'ho fatta lavorare ancora a 0,13 per 150 metri può andare. Rottura trucioli, ok, vedete qua mi obbliga a mettere una rottura trucioli. Noi andremo a ingannarlo perché le punte inserti non fanno la rottura trucioli, le punte inserti forano fino alla fine. Ok, quindi Z0 lasciamo 0, Z1 andiamo a forare fino a 57 mm, quindi meno 57, e D è quando andremo a rompere il truciolo a 57. Perfetto, noi avremo fatto una foratura completa e qua gli andiamo a dire asportazione trucioli, così non mi andrà a dare nessun altro genere di richiesta. Accettiamo e simuliamo, vediamo cosa succede. E vedete che noi abbiamo la nostra punta. Allora, la nostra punta però vedete che ci ha creato un problemino. È uscita in una maniera anomala. Non mi piace, ma voglio anche spiegarvi il perché è successo questo. Il perché è successo questo è abbastanza semplice. Vediamo se riesco a spiegarvelo. Per spiegarvelo abbiamo bisogno di andare in controllo programma, in blocco singolo,
e rieseguire la nostra lavorazione. Vedete, arriva l'utensile che sfaccia, s'allontana e ruota la torretta. La nostra torretta ha il platorello, il piatto della torretta qua. Bene, eseguo la rotazione di torretta. Cosa succede? Succede che il nostro platorello è qua, ma io ho montato una punta che è lunga 150 mm. La punta, ovviamente, rispetto a dove si trova l'utensile di tornitura, sporge della sua stessa lunghezza. A quel punto, nell'andare a lavorare, va in collisione. Come faccio a risolvere questo problema? È qua la forza della... Vedete che è andata in collisione qua. È qua la forza di una grafica così spinta. In realtà voi sapete che qua il pezzo non c'è, però non si può lavorare con dei parametri di sicurezza così risicati. Si va in Edit, si va in intestazione programma e gli si dice punto cambio utensile. Bene, ZT io voglio che sia almeno 2,50 perché ho su una punta. Accettiamo, simuliamo e andiamo a vedere cosa succede. Andiamo nel controllo programma a togliere il blocco singolo e partiamo. Vedete che non c'è più quel problema, è che la punta si è allontanata in maniera più corretta. Perfetto. Torniamo in Edit. Abbiamo forato. Perfetto. Andiamo a definire quello che è il profilo del grezzo per quanto concerne la parte di lavorazione nostra, cioè questa. Quindi il profilo del grezzo lo definiamo come un nuovo profilo, ve l'avevo già fatto vedere nell'altro video, immettiamo il nome e lo chiamiamo grezzo. Ok? Accettiamo, parte da x0, z0, che è questo punto, e andiamo a definire una dimensione di grezzo. Quindi andiamo verso l'alto a x75, accettiamo, andiamo a z-43 e gli diciamo che stiamo per finire con un raggio che qua non mi quota, lo quotiamo noi, raggio 10, 5, perché se no un diametro di raggio 5, accettiamo e andiamo inclinati di allora, a 105 alfa, inclinati di 60, quindi 90, 120 gradi. E anche qua abbiamo un raggio da 5 mm. Accettiamo, eccoci qua, e andiamo in meno di 60, facciamo 80 mm, quindi Z meno 80, accettiamo, eccoci qua, forse meno 80 era un po' tanto, però fondamentalmente noi dobbiamo lavorare fin qua, per cui ci può andare bene. Perfetto, e torniamo allora qua a chiudere il profilo. Eccoci qua, abbiamo chiuso il profilo, ecco la nostra parte di grezzo destra. Accettiamo e abbiamo creato il nostro profilo. Perfetto. Ora quello che dobbiamo andare a fare è la tornitura di questo profilo escludendo la gola. Ok? La gola poi la faremo a parte con un utensile per gole. Una gola che presenta una peculiarità, da una parte è inclinata, dall'altra parte è diritta. Bene, di nuovo, nuovo profilo, immettere il nome e gli scriviamo finitura esterna. Ma io ho l'abitudine di mettere la prima lettera maiuscola che poi fa schifo. Ecco,
eccoci, accettiamo. Bene, la finitura esterna abbiamo già sfacciato, quindi l'andiamo a fare partendo dal diametro 59, che però presenta uno smusso, quindi lo smusso è da 1, diciamo che il punto di partenza è a x55. Accettiamo e cominciamo a muoverci verso l'alto a x59. x59 con uno smusso di 1 millimetro. Accettiamo e ci portiamo a z-5, quindi movimento orizzontale z-5. Qua non abbiamo raggi, non abbiamo nulla, quindi accettiamo e facciamo un movimento inclinato di 15 gradi che ci porta a x70. x70 alfa 1 è 15 gradi, quindi 90 gradi più 15, 105. Qua io ve l'ho già detto, se non c'è nessuno spigolo, nessun raggio, se volete essere particolarmente fighi, potete mettere un raggio 0,4 in modo tale che il vostro cliente si troverà in mano dei pezzi che non presenteranno dei punti, diciamo, di spigolatura, e questo lo potete fare sempre, sarebbe bello averlo di default. Accettiamo, movimento orizzontale, fino a dove vedete che non abbiamo una quota ma abbiamo tutto quello che ci serve per ricavarlo, quindi z meno 60 più 5, 65, allora scusate, devo capire se questa è una distanza, quindi 60 meno la metà di 10 meno 55, per cui z meno 55. Accettiamo, eccoci qua, e ci portiamo verso l'alto a x100. x100 con uno smusso da 1 per 45. x100 smusso 1. Accettiamo, perfetto, e adesso facciamo la nostra parte finale, quindi ci spostiamo in orizzontale e gli andiamo a dare z meno 75. Accettiamo. A me piace non finire così, ma finire al diametro del grezzo, quindi verso l'alto x107, usciamo di 2 mm dal grezzo. Accettiamo e accettiamo. Abbiamo definito il nostro pezzo. Non abbiamo tolleranze particolari, non ci servono utensili particolari, inseriamo una sgrossatura, selezioniamo l'utensile, rombico 80 gradi, qua mi può fare tutto, gli diamo l'ok, 1/10 al giro. Adesso facciamo una cosa. Cosa vogliamo fare? Sgrossatura più finitura. Eccola qua. Per cui abbiamo questa F che posizioniamo a 0,3, che è la F di sgrossatura. Vedete, se ci posizioniamo sopra ce lo dice. Avanzamento 170 metri, può andare bene, e la F di finitura a 0,18. Sgrossatura longitudinale di ogni passata di sgrossatura impegnerà il tagliente per 1 millimetro. Direi che è troppo poco, noi stiamo utilizzando un CNMG da 12, impegniamolo per almeno 4 millimetri. Profondità di taglio, cioè sovrametallo di default mi dice 1/10, per lavorare bene, allora è diametrale o radiale, è radiale, quindi sovrametallo di finitura in X 0,35. Per lavorare bene un utensile, soprattutto in X, non deve asportare troppo poco, se no rifiuta. In Z 1/10 va sempre bene. D non la mettiamo perché noi vogliamo lavorare in continuo. Sotto squadri noi non gli facciamo. Accettiamo e andiamo a simulare. Vediamo
Simulazione impossibile, il pezzo grezzo non viene utilizzato. Ok, cosa vuol dire? Andiamo qua. Aspettate, perché... Eccolo qua. Profilo, vedete che qua BL, tipologia del grezzo. Vedete, voglio usare un cilindro? No, non voglio usare un cilindro perché io ho definito un profilo, quindi voglio utilizzare il profilo che io sono andato a definire. Accettiamo, simulazione, vedete che non mi dà più errore. Questo quando si definisce il grezzo è importante. Guardate che ignora il grezzo e mi va a fare la sgrossatura e la finitura, l'ha già fatta con lo stesso utensile, ignorando le dimensioni del cilindro di partenza. Ecco qua la nostra lavorazione. Torniamo in Edit, torniamo qua, dove abbiamo fatto l'errore, BL, BL descrizione del pezzo grezzo. Normalmente voi ve lo trovate in cilindro, ve lo ripeto e ve lo faccio rivedere, così da errore, simulazione impossibile, il pezzo grezzo non viene utilizzato. Cosa vuol dire? Io qua ho fatto due definizioni, ok? Quindi avendo fatto due definizioni di pezzo, la macchina non sa se deve sgrossare secondo il grezzo o secondo il finito, perché per lei sono due profili. Allora, io vado in definizione del grezzo e gli dico lavoriamo seguendo i profili indicati. Accettiamo e ribadisco che la macchina ignorerà il cilindro in tornitura guardate qua che lo vedete bene, vedete? Ripartiamo. Ok. La macchina sfaccia, la macchina fora e poi, vedete, parte sempre dalla definizione del mio profilo. Benissimo. Torniamo in Edit e preoccupiamoci di questa bella gola. Questa bella gola la facciamo dal menu tornitura, scarico e gola. Eccola qua. Com'è la nostra gola? La nostra gola ha le pareti piane? No, la nostra gola ha le pareti con delle inclinazioni e dei raggi. Andiamo a definirla, selezioniamo un utensile. Possiamo farlo, abbiamo una gola da 10, io andrei a prendere, ovviamente si prende quello che si ha, la più spessa possibile, vedete che è da 3. Andiamo in lista utensili e andiamo a modificare le caratteristiche di questa placchetta, che poi di questo inserto, che poi noi andremo a modificare in torretta, almeno un 5. Oltre a scriverlo in descrizione, andiamo a indicare alla macchina che stiamo utilizzando un inserto da 5. Tenete conto che anche il raggio e tutto serve a ShopTurn per calcolare il profilo, cioè se voi andate a montare in macchina un inserto che ha i due raggettini qua da 0,8 ma in tabella utensile avete 0,2, il profilo verrà sbagliato, gli smussi verranno sbagliati, i raggi verranno sbagliati. Quindi abbiamo un inserto con i due raggi da 0,4, dobbiamo forzatamente andare a dirglielo se usiamo ShopTurn. Se usiamo l'ISO saremo noi a determinare se usare o meno la correzione raggio utensile e quindi andare a completare o meno la tabella. In ShopTurn no, è lui che lo decide e siamo noi a dovergli dare i dati corretti. Trasferiamo al programma, millimetri al giro, a troncare una F di 110 è più che sufficiente, andiamo a definire un paio di cose. Allora, posizione esterna, frontale, interna, in tirata, esterna. Punto di inizio della programmazione. Vedete che noi questo punto non l'abbiamo, abbiamo solo questo, ok? Quindi dobbiamo andare a dire alla macchina di lavorare secondo questo punto di inizio del profilo. Ora andiamo a dare le coordinate della nostra gola. Le coordinate della nostra gola sono x70, eccoci qua, che è il diametro esterno,
quindi 70. Z è questo punto, meno 55. T1 la profondità incrementale o diametrale. Scusate, ma qua c'è stato un errore, ho sbagliato casella. Allora, meno 55. B1 è la profondità in fondo alla gola, noi non la mettiamo. Adesso andiamo a ragionarci. Datemi un secondo. Eccola qua, scusate, B1 10 mm. T1 la profondità o il raggio, vediamo. Non vedo una quota. Allora utilizziamo 59, non andiamo a complicarci la vita andando a cercare quote. Diciamo che questa gola arriva a una profondità diametrale, quindi assoluta, di 59 mm. E andiamo a vedere alfa 1. Alfa 1 in questo caso è 0. Alfa 2 in questo caso è 15 gradi. Fs1 raggio 0 perché è a spigolo completamente vivo. Fs2 raggio 2, quindi trasformiamo Fs in raggio, se no mi fa uno smusso. Fs3 non c'è niente, mettiamo un raggio di 0,4 pari all'inserto. Fs4 non c'è niente, mettiamo anche qua un raggio di 0,4. D, mettiamo 0 perché lavoriamo in piantata. Sovrametallo, attenzione, 0,2, 0,2 va bene, però la gola la sgrossiamo e la finiamo. Quante ne ripetiamo? Ne ripetiamo una, ne facciamo solo una. Abbiamo inserito tutti i dati, accettiamo e simuliamo. 3D. Ma quanto è semplice programmare in ShopTurn. Perfetto. Abbiamo fatto il nostro profilo esterno. Bene, a questo punto il mio consiglio, visto che è un po' che siamo attaccati al video, è di mettere il video in pausa, andare a rilassarvi, magari riguardare un po' quello che abbiamo fatto e proseguire più tardi o domani. Io invece continuerò con la creazione del profilo interno, un profilo che vedo abbastanza ostico. Perché vedo abbastanza ostico? Perché i dati a nostra disposizione non sono tantissimi. Sarebbe già complicato disegnarlo, ma in realtà c'è tutto quello che serve. Solo che non è facile da programmare, non è facile in ISO, non è facile in conversazionale, bisogna lavorarci un po'. Non me lo sono volutamente preparato perché voglio sbagliare insieme a voi. Vediamo se siamo bravi o se facciamo confusione. Allora, prima di tutto dobbiamo determinare un profilo, quindi la parte complicata del lavoro. Andiamo alla fine del nostro programma, tornitura profilo, nuovo profilo e gli scriviamo interno. Verrebbe da scrivere mosso cazzi tuba, però noi gli scriviamo interno. Accettiamo e andiamo a definire il profilo. Partiamo da x59 e gli diciamo accetta. Ora vai verso il basso con un angolo di 90 gradi e creami un raggio, allora meno 90 gradi direi io, meno 90 gradi, e creami un raggio di 1 millimetro. Accetta. Bene, io vado in basso. E mo cosa faccio?
No, faccio un'interpolazione circolare. Che dati ho a disposizione? Innanzitutto ho il senso di percorrenza della retta, che è antiorario, e ci siamo. Poi ho il raggio, 13,2. 13,2. Opla. 13,2. Ce l'abbiamo la x finale, non finale? No, non ce l'abbiamo. Andiamo a vedere. La z non ce l'abbiamo, non ci abbiamo proprio niente. Ci abbiamo però la i. La i cos'è? Il diametro del punto centrale, che è 24. Abbiamo la k è meno 8. Meno 8. Selezione dialogo. C'è qualcosa che non quadra. Ah, eccola qua, selezione dialogo. Guardatela qua, tacchete. Vedete? Dove raccordo? Raccorda l'ivala. Accetta dialogo. Perfetto, accettiamo la faccenda. Anzi, non l'accettiamo perché non gli abbiamo detto una cosa. Smusso, vedete, finirò con un raccordo di 40 e accettiamo. Perfetto. Ora, ora abbiamo questo. È sempre un'interpolazione circolare, è sempre una percorrenza antioraria, è sempre un raggio 13,2. Non abbiamo la x finale, o sì? Sì che ce l'abbiamo la x finale. La x finale è 35. Non abbiamo la z finale, però abbiamo la i, che è sempre 24, la k, che è meno 40, e sono le coordinate del centro del raggio. Eccolo qua. Selezione dialogo. Cosa ci fa? Non si capisce bene. E qua faccio fatica, ragazzi. Accettiamo il dialogo così e vediamo cos'altro gli possiamo dare. Alfa non ce l'abbiamo. Sapete che non penso di aver combinato nulla di buono. Quindi torniamo qua. Questo l'abbiamo fatto. Capite che qua è difficile perché noi abbiamo fatto. Allora, andiamo a cancellarlo questo. Cancelliamo elemento. Cancella. Siamo qua. Torniamo indietro. Il raggio di 40 lo abbiamo messo. Allora, a questo punto togliamo il raggio. Accettiamo. E andiamo a vedere di inserire un altro raggio che però viene eseguito secondo una percorrenza oraria. L'unica cosa che sappiamo di lui è che è raggio 40 e essendo esattamente in mezzo a queste due circonferenze abbiamo una K che si trova a 40 meno 8, 32,
è la differenza tra questo e questo. 32 sono la distanza tra qua e qua, quindi 16 più 8, k è meno 24. Accettiamo, però dovrebbe darmi dialogo. K meno 20, tangente al precedente, tracket, eccolo qua. Seleziona dialogo, guardatelo qua, trovato. Questo è il mio raggio 40. Accetta dialogo. Accettiamo e ce l'abbiamo qua. Perfetto. Adesso abbiamo l'altra interpolazione lineare, interpolazione circolare, percorrenza antioraria, quindi giusta questa, raggio 13.2, x 35, z indefinito, i 24, posizione in x del centro, k meno 40, posizione in z del centro, alfa. Seleziona dialogo. Eccolo qua. Fatto, ragazzi. Accetta dialogo. Eccolo qua il nostro profilo. Vedete? Guardate che non me lo ero preparato, ho solo ragionato insieme al CNC. Il CNC mi ha portato e guidato manina nella manina alla soluzione corretta. Accettiamo, perfetto. Sgrossiamo, in questo caso voglio rendermi la vita facile, sgrosso e finisco. Seleziono l'utensile, un finitore a 35 gradi va bene, ok. Lasciamo questi parametri, tornitura interna, un finitore interno non tira via tanto materiale, soprattutto se è un 35 gradi, mi sto preoccupando solo di fare il profilo, ragazzi. Sottosquadri, in questo caso gli diciamo di sì, in quanto vedete che qua rientro, accettiamo e simuliamo. Ah, simulazione impossibile, manca il profilo del pezzo grezzo. Certo, perché? Perché io quando entro in una maschera devo sempre dirgli, devo sempre pensare che lei mantiene l'ultima l'ultima impostazione fatta, quindi noi prima avevamo lavorato un profilo, adesso stiamo lavorando un cilindro. Accettiamo, vediamo se la simulazione ci dà ragione in quanto al lavoro svolto. Allora, blocco piano di svincolo per questa direzione di lavoro non definito. Piano di svincolo. C'è un errore che è dovuto a un'informazione che noi abbiamo dato all'inizio del programma. All'inizio del programma noi abbiamo previsto una lavorazione esterna. Ora, in realtà, il nostro pezzo, che da cilindro è diventato tubo perché noi abbiamo forato e stiamo lavorando internamente, richiede uno svincolo diverso. Quindi, uno svincolo semplice prevede che quando abbiamo finito di lavorare la macchina si svincoli in altezza e in Z. In realtà non abbiamo più un cilindro, ma abbiamo un tubo. Un tubo il cui foro è stato portato dalla nostra punta a 32 mm. Quindi noi ipotizziamo un tubo con un foro da 30, ma lo svincolo non è più semplice. Ok? O quantomeno è sì uno svincolo semplice, ma uno svincolo semplice che prevede anche uno svincolo sull'interno. Uno svincolo che noi andremo a portare a 5 mm. Speriamo che basti. Accettiamo e simuliamo. Vediamo quindi cosa succede in questa fase della simulazione.
Vediamo se dà ancora allarme. Vedete che non dà più allarme. Ecco che noi però la lavorazione interna in questo caso fatichiamo a vederla. Di conseguenza andiamo a cambiare la vista, troppo veloce. Siamo in 3D, cominciamo con andare a vedere la vista laterale. Eccola qua, e ulteriori viste, sezione parziale. Perfetto. Vedete che abbiamo qua il nostro profilo? Andiamo a fare la lavorazione ed ecco che cominciamo. Vedete che la punta solo allargato in questo caso. A volte bisogna adattare quella che è la simulazione grafica alle nostre esigenze. Vedete che fa la sgrossatura e la finitura del profilo. Tacchete. Perfetto. Abbiamo completato al 100% la lavorazione della parte destra del nostro prodotto. Possiamo tornare in 3D, possiamo andare anche a aspettate, sempre in 3D c'è modo di vedere, vediamo, dettagli, lente, taglio, perfetto, taglio attivo, e noi qua possiamo ampliare il nostro taglio in tutte le direzioni che vogliamo. Dopo un secondo la macchina eseguirà il taglio. Vedete, quando lo spostate torna il pezzo integro e poi vi rimostra il taglio effettuato. Bene, torniamo in Edit. Bene, terminata questa prima fase, dedichiamoci a questa seconda fase, ok? I processi di lavoro sono molto simili, cambiano le geometrie in ballo. Quindi andiamo in Program Manager, evidenziamo il nostro programma e con i soft key andiamo a manipolarlo. Innanzitutto copiamolo e incolliamolo. Nell'incollarlo la macchina mi dice, ovviamente io non posso copiare un programma con lo stesso nome nella stessa directory. Andiamo a cambiargli il nome. Ok, apriamolo ed ecco il nostro programma. Per quanto riguarda il blocco di partenza sarà sempre il medesimo, perché bene o male in questo caso il grezzo di partenza è asimmetrico, ne lavoriamo il 50% da una parte già fatto e il 50% dall'altra parte. Ora ragazzi io vado un po' più spedito, vediamo se riuscite a seguirmi. Sarà sempre da inserire una sfacciatura con la stessa logica di prima ed una foratura centrata. Unico discorso, la foratura centrata vedete che fa uno Z1 fino a meno 57 mm. Essendo lungo 120, 57 per 2 non fa 120, andiamo ad incrementare a meno 65 la profondità ed accettiamo. Il pezzo grezzo è né più e né meno lo stesso. Cambia in realtà la geometria del finito e quindi noi ora andiamo a modificarla. O semplicemente potremo anche farla da zero. In questo caso andiamo a cancellare tutti gli elementi inseriti e andiamo al primo punto. Il primo punto non sarà più a 55, noi abbiamo un diametro da 68, lo abbiamo già sfacciato. Partiamo quindi da un 62. Accettiamo e con i soft key cominciamo a muoverci. Dobbiamo ragionare al contrario, perché il pezzo noi in macchina ce l'avremo al contrario rispetto al disegno. Innanzitutto andiamo in alto a x 68 e terminiamo con uno smusso da 1 mm. Accettiamo. Andiamo verso sinistra a z meno 5. Accettiamo e inseriamo un'interpolazione circolare. Attenzione, noi stiamo leggendo il programma in questo senso, ma la macchina si muove nel senso opposto, quindi opla, senso di rotazione, orario, raggio 20.
x in cui terminerà la nostra circonferenza, ce l'abbiamo, 68, z in cui terminerà la nostra circonferenza, meno 25. E direi che non ci serve altro se non una sezione di dialogo che ci dirà: ma guarda come lo facciamo, perché non ho dato la i e la k. Selezione dialogo, me la fai così. Accetto il dialogo e accetto il tutto. Ora, ignoriamo gli scarichi, perché gli scarichi Siemens ce li fa a parte, e andiamo a z meno 55. Alziamoci, x 100, con uno smusso da 1 millimetro, e terminiamo il nostro profilo a z meno 70. Accettiamo e accettiamo. L'abbiamo inserito. La gola non esiste più, quindi non c'è un vero e proprio cancel, però se voi col softwareino premete cancel sulla tastiera si cancella, o in alternativa lo ritagliate. Ora abbiamo il profilo interno. Benissimo, andiamo a modificare anche il profilo interno, perché stiamo fondamentalmente facendo gli stessi passi di lavorazione che abbiamo fatto in prima fase. Anche qua andiamo a cancellare gli elementi. Partiamo dall'inizio. Abbiamo un foro da 48, quindi partiamo da una x di 55 mm. Accettiamoci, abbassiamo e andiamo a x 48 con uno smusso da 1 per 45. Qua dobbiamo fare due conti perché non abbiamo quotata la distanza da qua a qua, ma ce l'abbiamo in negativo, come giusto che sia, rispetto al punto di partenza di destra, quindi dobbiamo andare a z meno 20, 120 meno 100. Per cui z meno 20. Accettare. Adesso ci abbassiamo a x40. X. Anche qua abbiamo ignorato lo scarico finale. Smusso 1. Accettare. Z meno 30, altri 10 mm. Z meno 30 o meno 10 in incrementale. Accettiamo e ci abbassiamo a x 35 con un raggio da 1 millimetro, cioè questo. Accettiamo e terminiamo la lavorazione a z meno 65. Ecco qua. Accettiamo e vedete che in un attimo abbiamo, seguendo la falsa riga del programma precedente, fatto tutte le lavorazioni che ci interessano. Cosa manca? Manca questo. Per quale motivo? Andiamo in Edit, andiamo in sgrossatura, sottosquadri, avanzamento in sottosquadro 1/10 al giro, accettiamo, simulazione. Vedete com'è facile capire gli errori? Guardate qua, io ho sgrossato e finito con lo stesso utensile. Ovviamente, avendo selezionato un utensile a 80 gradi, questo raggio me l'ha fatto che fa schifo. Andiamo in selezione utensili, lista utensili, andiamo a creare un nuovo utensile, utensile da tornio, finitore, ok, a 55 gradi, perfetto.
trasferiamolo al programma e simuliamo. Confermare, ok, certo che confermo, accettiamo e simuliamo. Simulazione impossibile, raggio utensile troppo piccolo. Problemi di tabella utensili. Seleziono utensili, non avevo messo il raggio dell'utensile. Vedete quanto è intelligente questo Siemens? Non vi permette di sbagliare. Accettiamo. Solo con utensili di tornitura. Oh, sto sbagliando tutto oggi, eh? Ho detto vado in fretta. Sì, ho sbagliato, guardate qua. Seleziono utensili. Accettiamo. Eccoci qua. È bello anche sbagliare quando fai questi tutorial, così voi, uno, vedete quanto è fallibile anche chi in teoria dovrebbe essere capace, ma soprattutto vi rendete subito conto di quanto è facile comunicare con questo CNC. Ma avremmo fatto bene l'interno? Eccolo qua, sezione parziale, l'interno l'abbiamo fatto bene. Cosa ci resta da fare? I due scarichi DIN e il nostro pezzo è terminato. Torniamo in Edit. Bene, andiamo a fine programma, tornitura, scarico. Perfetto, qua adesso io non ho qua davanti il cataloghino, di conseguenza mi fido un po' di quello che c'è scritto. DIN 1x04, sì, lo voglio fare, lo voglio fare col mio utensile a 35 gradi, ok, lasciamo, i parametri lasciamo dentro questi, x0, eccolo qua, allora 68, z0 meno 55, allora ecco, vedete che qua è non 68 ma 67.5. Perfetto, l'X è questa profondità che avremo qua che è 0,5 e il Vx gli mettiamo 69. Se volete sfacciare tutta questa zona potete mettergli anche 105. Accettiamo. Praticamente gli scarichi sono già inclusi nel prezzo. Taccate e scarico. Fatto, guardate che bello. Edit, tornitura, scarico. Come lo facciamo? Lo facciamo dentro stavolta. E di conseguenza 48 gli diamo 47 e 5, Z0 gli diamo meno 20 e Vx gli diamo 46. Accettiamo e simuliamo. Motivo, ve lo dico subito, ho selezionato un inserto per interni, quindi selezione utensili, finitore 35 gradi interni, ok, accettiamo, simulazione. Vedete come rispetta il grezzo. Sgrossa e finisce e fa lo spigolo che, come vedete, è fatto bene ma è fatto con poca profondità. Quindi edit, torniamo nello spigolo. Difatti non è 47,5 ma è 48,5. Ok, ho ragionato da esterno e non da interno.
accettiamo, simuliamo e via. Quanto è bello sbagliare in questi momenti? È bello perché vi rendete conto della comunicazione che questo CNC ha nei confronti dell'operatore. È una comunicazione molto 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 elevata. Vedete che adesso lo scarico interno viene realizzato correttamente. Perfetto. Vogliamo un 3D, prendiamo un 3D, vogliamo muoverlo, lo muoviamo, vediamo tutto quello che serve. E il nostro pezzo è finito. Abbiamo fatto prima, seconda fase. È un video lungo, spero che l'abbiate guardato in più fasi, spero di essere riuscito ad attrarre la vostra attenzione. Vi chiedo scusa se a volte anche io incespico in qualche piccolo errore, ma fa parte del gioco, soprattutto se lavorate in un'azienda dove magari avete 7, 8, 10, 20 torni, uno col Siemens, uno col Fanuc, uno con l'Heidenhain. Imparare tutto a memoria non solo è quasi impossibile, ma è anche controproducente. Dovete imparare a dialogare con le vostre macchine, ricordatevi che vi dicono tutto quello che c'è da sapere. Alcune come il Siemens sono più intuitive, alcune lo sono meno, ma in un modo o nell'altro chi ha progettato questi CNC ha fatto in modo che l'operatore possa comunicare con queste macchine e che queste macchine possano comunicare con l'operatore. Bene, spero di esservi stato utile con questo video e in caso positivo mi auguro, se non lo siete già, che vi iscriviate al mio canale e che vogliate condividere questi miei video con tutti coloro che hanno la passione per le lavorazioni meccaniche. Grazie per l'attenzione e alla prossima! Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial per imparare a utilizzare il software ShopTurn di Sinumeric. Oggi ci occupiamo e cercheremo di farlo in maniera abbastanza spedita per dimostrare le potenzialità dello ShopTurn, di realizzare il pezzo che vedete sulla destra svuotando tutto quel profilo tramite un troncatore. Chi ha già programmato in ISO la tornitura a mezzo di troncatura del troncatore sa perfettamente che se non tieni conto tutte le volte che ti sposti dello spessore o in testa o in spalla dell'inserto troncatore, il profilo viene errato. Vediamo di farlo con ShopTurn. Quindi Program Manager, cartella pezzi e andiamo a crearci una nuova cartella troncatore. Ok, e un nuovo programma in ShopTurn. La prima cosa, come sempre, è definire il grezzo che è un cilindro il cui diametro è 50 mm, vedete 49. La nostra ZA e il punto di 0 corrispondono perché non ci preoccuperemo di sfacciarlo questo pezzo. Sporgenza 80 mm, lunghezza del grezzo 80 mm, sporgenza dello stesso 65. Svincolo semplice visto che è solo una lavorazione esterna ed accettiamo. Andiamo quindi a definire il profilo di tornitura. Quindi profilo, nuovo profilo che chiameremo profilo e accettiamo. Allora la prima X è a 48 mm Z0, accettiamo e spostiamoci di 1 mm in Z-1 e siamo qua. Accettiamo e facciamo la nostra prima interpolazione circolare. Eccola qua, è una interpolazione circolare in senso antiorario, raggio 10, punto di fine in X 28, I anche qua è 28 mm, sezione di dialogo, eccolo qua, questo è il nostro raggetto, vedete lui ce lo può fare fino in fondo o fermarsi qua
accetta dialogo, che finirà con un raggio da 2 mm. Accettiamo e spostiamoci a sinistra a z meno 19, anche qua con un raggetto da 2 mm. Accettiamo, eccoci qua, spostiamoci con un movimento inclinato con un'inclinazione di 112 gradi fino a una X di 38 mm. E anche qua finiamo con un raggio da 2 mm. Sto andando spedito al fine di dimostrarvi quanto veloce è questa programmazione. Z-24 in orizzontale, Z-24. Accettiamo. Ora qua ci mancano un po' di quoterelle, non abbiamo l'inclinazione, sappiamo solo che la prossima linea è inclinata e arriva a x28, quindi retta inclinata x28. Accettiamo e mi dice, io qua, caro, non so cosa farci. Allora noi aggiungiamo un'altra retta inclinata che arriva a x25, a z meno 31 e gli diamo un angolo di 180 più 21 di 201 gradi. A questo punto dovrebbe avere tutti gli elementi per disegnarsi entrambe le linee, vedete? Perché di questa linea sapeva solo il punto d'arrivo, ma di questa sapeva inclinazione x e z di partenza, quindi si è disegnato a ritroso l'inclinazione andando a incrociare il punto d'arrivo della precedente. Ora siamo qua, quindi spostiamoci a z, non ce l'abbiamo, possiamo dargli o meno 38 o incrementale meno 7. Accettiamo, eccola qua. Bene, un'altra bella interpolazione circolare in senso antiorario, e ci siamo. Raggio 7, x di destinazione direi meno 25, z di destinazione 62, 10 non ce l'abbiamo, però abbiamo la i e la k, quindi i 20 e k, attenzione, non ce l'abbiamo. Guardate però, ci ha già pensato lui a farcela. Selezione dialogo, io voglio farmi questa. Accetta dialogo. Selezione dialogo, io voglio farmi questo. Accetta dialogo. Tacchete, fatto. Benissimo. Ora andiamo in incrementale a spostarci di meno 10. Accettare e siamo qua. Meno 10, ma con uno smusso, non con uno smusso, con un raggio di 2 mm. Accettiamo. Perfetto, alziamoci, inclinata, di cosa abbiamo bisogno? Di una x che è 49 e di una z in assoluto che è meno 62. Accettiamo, abbiamo fatto il nostro profilo, perfetto. Eccolo qua. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare questo soft key, tornitura, troncatura. Quindi selezioniamo l'utensile, andiamo a scegliere un utensile di troncatura, in questo caso ne abbiamo montato in macchina uno da 5 mm e gli diamo l'ok. Vedete che mi chiede 2F, che è la F di spostamento, diciamo di affondamento da x più a x meno, e la F in Z, che di solito se si utilizza un utensile è un po' maggiore, 150 metri può andare bene. Faremo una finitura più una finitura,
quindi lo finiremo a 1/10 al giro, perfetto, possiamo lavorare sia scendendo, sia di fronte, sia come serve a noi longitudinalmente. È una tornitura esterna, ogni passata, ecco qua, con i troncatori non bisogna esagerare, quindi 1 mm va più che bene. Sovrametalli in finitura, sovrametalli per la finitura, in X 1/10 è sempre un po' poco, 0,3, e in Z 1/10 va più che bene. Accettiamo e simuliamo. Non ho guardato il tempo, ma secondo me ci abbiamo messo sì e no 5 minuti a fare questo programma. Tac, 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 tac. Quanto è potente ShopTurn? Rivediamolo in 3D, che in 3D è sempre più bello. Allora, se nella vostra azienda avete ShopTurn e non lo utilizzate, imparate a utilizzarlo, che il vostro capo sarà molto molto contento. Ragazzi, abbiamo finito. Io penso che se 20 anni fa con i programmi X, Y e Z vedevi un profilo del genere, per carità lo facevi, ci mancherebbe, non, perdiamoci via, cioè, sì, ci sono sempre le macro istruzioni e tutto, però un po' ti mettevi le mani nei capelli. Con ShopTurn ti viene veramente da ridere. Ragazzi, questo è stato un video corto e con questo video ho affrontato un po' tutte le cose, tutti gli esempi che si possono incontrare in tornitura. Adesso farò degli esempi invece mirati, quindi un'operazione per volta. Seguitemi e impareremo ad affrontare ShopTurn nel dettaglio, poi magari vedremo anche un po' di programmazione ISO con Siemens. Spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo. Grazie a tutti e buona giornata e buon lavoro. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nei nostri tutorial per l'utilizzo di ShopTurn. Bene, ora faremo dei video dove andremo a vedere singolarmente le varie funzioni di ShopTurn, quindi non partiremo più da un disegno, ma da un grezzo che sarà bene o male con delle misure canoniche, tipo 100x200, e andremo a vedere i soft key all'interno di ShopTurn, cosa ci permettono di fare, che operazioni ci permettono di fare su questo grezzo. Quindi partiamo da un programma che chiameremo esempio, dove c'è già un grezzo che noi andremo a dimensionare secondo le nostre necessità. Quindi mettiamo uno Z0 come punto di riferimento, va bene un cilindro che sarà diametro 100, con un sovrametallo di 2 mm, una lunghezza del grezzo di 2,50 meno 2,50 e una sporgenza di 200 mm. Svincolo semplice, tutte queste cose sono le medesime che qua mettiamo il meno perché sennò si incasina, sono le stesse cose che vi ho spiegato nei tutorial precedenti. Accettiamo. Ora abbiamo un semplice programma dove definiamo il grezzo. Vedete che qua abbiamo dei soft key che ci permettono di fare varie operazioni: foratura, tornitura profili e fresatura. Non andiamo in ordine, ma andiamo a vedere come si può lavorare punto per punto. Allora, con questo soft key andiamo nell'ultimo che si chiama retta cerchio. Andiamo prima con quelle che sono le operazioni standardizzate, cioè tornitura. Vedete che abbiamo sgrossatura,
gola, scarico, filetto e troncatura. Sgrossatura prevede la tornitura di profili diciamo predefiniti quindi che possa essere lo svuotamento di una zona, con delle parti raggiate, inclinate o smussate, o lo svuotamento di una zona che parte inclinata. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è selezionare l'utensile. Io ho svuotato completamente la mia tabella utensile, quindi a questo punto ShopTurn ci dice: guarda, io senza un utensile non posso lavorare. Quindi clicchiamo sulla posizione dove noi vorremmo andare a installare il nostro sgrossatore e andiamo a dirgli o seleziona dal magazzino, interrompiamo, o lista degli utensili. E qua mi dice una lista degli utensili che lui posiziona in fondo, diciamo, alle nostre posizioni torrette. Perfetto. Nuovo utensile. Il nuovo utensile invece mi porta a tutti gli utensili precaricabili tramite ShopTurn. Quindi possiamo partire da uno sgrossatore che come vedete abbiamo la possibilità di sceglierlo, diciamo tradizionale, in tirata, tradizionale esterno, in tirata esterno, tradizionale interno, in tirata interno, e poi con le freccette in altre posizioni, quindi il quadro, lo sfacciatore e quant'altro. Noi vogliamo sgrossare con un CNMG e quindi andiamo a selezionare questo, il primo, e gli diamo OK. Utensile di sgrossatura, quindi la macchina mi chiede un nome, quindi utensile di sgrossatura, gli aggiungiamo un CNMG. Voi ovviamente potete aggiungere tutto quanto volete. Il raggio dell'inserto, che è fondamentale, 0.8, lunghezza X e Z gli sceglierà la macchina quando andrete a fare gli zeri utensili, 95 quindi l'angolo tra l'attacco e la spalla utensile. Faccio un esempio, vedete, se metto 80 cosa succede? Ok, vedete 80 gradi, in realtà noi ne mettiamo 95 e 80 gradi invece è l'angolo dell'inserto, cioè se voi mettete un 55 gradi nella forma comincerete a vedere un DNMG. 80 gradi. Il raggio iscritto all'interno dell'inserto. 12. Senso di rotazione dell'autocentrante, e volete o non volete usare l'acqua o addirittura l'alta pressione. Trasferisce al programma ed ecco che vi inserisce l'utensile di sgrossatura con una F e una S, diciamo, standardizzati. Poi voi potete andare sulla tabella F e scrivere 0.3 come millimetri al giro di sgrossatura, S 2000 giri al minuto oppure metri al minuto, sia quello che è. Lavorazione, io voglio fare una sgrossatura o una finitura. Nonostante lui l'abbia chiamata sgrossatura, potete scegliere. Bene, io qua voglio fare una sgrossatura longitudinale che preveda uno svuotamento. Vedete che quando ci si sposta vi svuota completamente la tabella. Partiamo a fare uno svuotamento, selezioniamo l'utensile, va bene questo, ok, ridiamo i parametri di taglio, 0.3 metri al minuto, va benissimo. Lavorazione, sgrossatura, qua potete scegliere se è una sgrossatura interna, se è una sgrossatura esterna in tirata, piuttosto che se è la classica sgrossatura standard, diciamo, di un pezzo cilindrico sull'esterno. X longitudinale, tipo di lavorazione, voglio lavorare secondo l'asse Z o secondo l'asse X. Normalmente si lavora secondo l'asse Z. Poi X di partenza, si mette il diametro esterno del grezzo. Se vogliamo stare tranquilli, noi gli abbiamo dato un diametro esterno del grezzo 100, gli diamo un 102 in modo tale che eventuali sovradimensionamenti non ci creino noie. Z0, punto di partenza, possiamo dargli Z2, tenete presente che comunque già abbiamo dato dei punti di sicurezza nel grezzo.
E qua abbiamo o la profondità di materiale da sportare, lasciando incrementale, oppure lasciando assoluto il diametro a cui noi vogliamo sgrossare il pezzo. Z, la lunghezza a cui noi vogliamo sgrossare, diametro, la profondità di passata, quindi 5 mm. Ux e Uz sono gli eventuali sovrametalli. Accettando e facendo simulazione, noi vediamo quello che abbiamo fatto. Vedete? Volete vederlo in 3D, premete 3D e avete esattamente il lavoro svolto. Si preme il tasto Edit, si torna al programma, si preme la freccetta e si va a modificare qualora si voglia modificare qualcosa. Ovviamente a questo punto voi, se volete utilizzare una delle altre 3 sgrossature, siete costretti a cancellarla, pardon, e potete usare il tasto ritaglia e andare nuovamente in tornitura, sgrossatura, pardon, dovete mettervi qua, sgrossatura e selezionare una di queste due dando i parametri che vi servono. Notate che potete fare dei raggi o degli smussi, basta premere sul soft key di sinistra. Questa potrebbe essere la lavorazione precedente, semplicemente con degli smussi o dei raggi in ingresso ed in uscita. Oppure potete fare anche una lavorazione conica. Ok, è molto semplice perché ogni volta che vi posizionate su un soft key avete evidenziato ciò che andrete a fare dopo. Interrompiamo e passiamo al secondo soft key, gola. Anche qua, gola, avete la gola standard che io vi sconsiglio di usare perché ha gli spigoli vivi, la gola inclinata che vi permette di fare una gola su una superficie inclinata o la classica gola che voi qua vedete con i lati inclinati, ma potete decidere voi se farli con i lati paralleli o inclinati a seconda delle vostre necessità. Vedete che qua trovate già inserito l'utensile, utensile che però non è presente in tabella, ma che è semplicemente l'ultimo inserimento fatto dal sottoscritto in un programma precedente. Quindi sempre selezione utensili, come vedete non c'è nulla, e andiamo in posizione 2, selezione magazzino, che è quella che trovate sotto. Potete scegliere un utensile troncatore da 4 mm oppure andare in lista utensili, nuovo utensile e andare a crearvi un utensile per gola. Notate che vi divide l'utensile azzerato a sinistra con l'utensile azzerato a destra. Io normalmente lavoro con l'utensile azzerato a sinistra. Inseriamolo, eccolo qua, utensile per gola, scriviamo qual è il suo spessore, 3 mm, e andiamo ad inserire il raggio delle due puntine per permettere alla macchina, di compensarlo, 0.2. La larghezza placchetta, vedete che cambia man mano che io mi sposto un utensile all'altro, la larghezza della placchetta, 3 mm, e la lunghezza della placchetta, 10 mm. Perfetto. Trasferire al programma. Dati di taglio. E adesso cominciamo a preoccuparci della nostra gola. La nostra lavorazione, vedete che in gola è già inserito finitura più sgrossatura, però voi potete anche solo sgrossarlo, solo finirlo, quindi entra, si solleva, si sposta e rientra, o sgrossarlo e finirlo. Normalmente con gli utensili della gola si sgrossa e si finisce. X0. Allora, vedete che vi quota il punto sinistro, volete lavorare con il punto destro, basta cambiare questo soft key. Volete fare una gola per interni, basta cambiare questo soft key. Ovviamente vi darà errore se non andrete a modificare l'utensile, perché abbiamo scelto un utensile che lavorerà esternamente. Perfetto. Quindi ci azzeriamo su questo punto, cioè cominciamo a ragionare da questo punto, ci penserà poi la macchina a sapere dove è azzerato l'utensile e lavoriamo una gola esterna. X0,
abbiamo detto che il nostro pezzo è da 100 mm, quindi partiamo a lavorare a 100 mm. Z meno 10, quindi questo punto qua sarà posizionato a x100 z meno 10. Larghezza in altezza della gola, pardon, larghezza, scusatemi, larghezza alla base della gola. Voglio dargli il B2, gli do la larghezza, premo a sinistra e vedete che mi permette, a seconda di come il disegnatore si è espresso nella quotazione, di utilizzare il B2. La facciamo anch'essa larga 10 mm. T1, la profondità della gola o, pardon, il diametro della gola o la profondità. A volte ci dicono che è profonda 5, a volte ci dicono di arrivare a diametro 90. Perfetto, la facciamo profonda 10 mm. L'alfa, vedete ho alfa 1 e alfa 2. È inclinata la mia gola, sì o no? Diciamo che da una parte è inclinata e dall'altra no. Dopodiché ho uno smusso in entrata di 1 mm, un raggio di fondo gola, e lo lasciamo raggio, di 1 mm, un altro raggio di fondo gola di 1 mm, qua un raggio, no, ho uno smusso sul punto 4, sempre di 1 mm. D, rompo il trucciolo scendendo, se metto 0 non lo rompo, lavoro in piantata, se metto 1, 2, 3 o 4, ogni intervallo indicato in D, la placchetta si solleverà un secondo e romperà il trucciolo. Sovrametallo in X e in Z per la finitura. Numero di gole da ripetere. Per adesso lo lasciamo a 1. Accettiamo e simuliamo. Ecco che abbiamo fatto la nostra gola. Gola che, come vedete, da un lato è dritta e da un lato è inclinata. Torniamo in Edit, entriamo nella nostra lavorazione e diciamogli che adesso io di gole ne voglio 10. Perfetto. Mi si apre un soft key. 30 lavorerò verso destra, meno 30 lavorerò verso sinistra. Meno 30 è un po' tantino, 10 anche, facciamo 5 gole e diamogli un meno 20. Quindi lui farà delle gole intervallate di 20 mm in direzione del nostro autocentrante. Accettiamo e simuliamo. Ecco che fa la prima, la seconda e la finitura. Benissimo, molto facile modificare questo programma, che nel caso arrivi una variazione di programma che mi dice no, le voglio tutte e due inclinate, mi basterà fare così, accettare e simulare. E vedrete che le nostre gole saranno entrambi inclinate. I fianchi della nostra gola saranno entrambi inclinati. Perfetto. Torniamo in Edit, in tornitura, pardon, allora, Edit, cancelliamo, ritagliandolo, l'operazione fatta, ci portiamo sul blocco precedente e torniamo in tornitura. Vedete, gola, scarico. Bene, lo scarico andrebbe fatto fondamentalmente in fondo a uno spallamento. Il concetto però è sempre quello. Noi andremo a inserire i nostri dati per ottenere uno scarico. Facciamo una bella cosa. Torniamo in Edit, tornitura, interrompiamo l'operazione, sgrossatura, eccola qua, abbiamo sgrossato a x50, z-150, facciamo z-50. Accettiamo, è quello che abbiamo fatto all'inizio del video.
e vedete che il nostro pezzo adesso presenta uno spallamento che andrà rettificato e quindi qua in fondo mi chiede uno scarico di rettifica. Ora vi dico che affrontare tutti gli scarichi uno per uno diventiamo matti, però vedete che se entro in scarico automaticamente ho tutta una serie di scarichi, lo scarico per il fondo gola del filetto, lo scarico seguendo le norme DIM, lo scarico AF e lo scarico E. Partiamo dal più semplice e facciamo quello, scarico AE. Il concetto poi è sempre quello, dobbiamo selezionare prima di tutto un utensile adatto. Qua non ne abbiamo, allora ci portiamo in posizione 3, selezione dal magazzino e andiamo a prendere un finitore a 35 gradi, gli diamo l'ok e lo mettiamo qua. Ecco, in questo caso non l'ho portato su una torretta, se mi rende un errore è perché non l'ho messo su un punto utensile, quindi andiamo di nuovo in selezione utensili, andiamo sul 3, diciamo, lista utensile, nuovo utensile, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi selezioniamo un finitore per esterni, gli diamo l'ok e gli diciamo che è un 35 gradi, quindi andiamo a impostare il raggio dell'utensile 0.4 e i gradi della punta inserto, vedete che è diventato un 35 gradi. Trasferiamolo al programma, un decimo al giro va bene, e cominciamo a fare lo scarico sul nostro spallamento. Vedete che io qua ho un interno, sempre dovuto all'ultima lavorazione fatta. Perfetto, no, il mio scarico è uno scarico per esterno. Automaticamente io posso selezionare tutta una serie di scarichi 0,4 per, e 4 per 5 e andiamo a pigliarci questo, così è ben visibile. Ora la macchina mi chiede: mi dai il punto in cui io finirò di raggiare? Abbiamo una profondità allora di 0,5, di conseguenza noi abbiamo un diametro esterno, gli diamo un 49, perché il nostro diametro esterno è 50 mm, quindi la profondità radiale sarà 0,5, che è questo punto che voi vedete evidenziato. Vedete, questo è il mio diametro 50, la profondità totale è 5 decimi e noi gli diamo, difatti ho sbagliato, 49,5, perché la profondità diametrale è 1 mm, ma radiale è 0,5. Z0, cioè dove arriverà lo scarico, abbiamo detto che abbiamo creato una sgrossatura a meno 50. Incremento di passata 0,5, perfetto. Vx, dove voglio arrivare a sfacciare con l'utensile? Io volendo posso sfacciarlo anche tutto fino a 100 mm. Gli diamo accettare e simuliamo. Vedete quanto è facile fare uno scarico di rettifica con, secondo le norme, con Shop Turn. Torniamo in Edit. Ok, io qua forse ho fatto un po' di confusione e 4 dovrebbe essere il raggio da 4 mm, 0,5 la profondità, ma quello che mi premeva non era farvi diventare dei bravi disegnatori, ma dei bravi programmatori, e il concetto ve l'ho spiegato. Non torno indietro perché sennò facciamo un video che non finisce più. Torniamo in tornitura, usciamo dall'ultima tab in cui siamo entrati, posizioniamoci dopo l'intestazione del programma e adesso abbiamo un filetto. Bene, anche qua prima di tutto bisogna selezionare l'utensile. Selezionare l'utensile vuol dire, come sempre, andare nella nostra tabella, nuovo utensile, e andiamo a sceglierci un filettatore per esterni. Vedete, anche qua possiamo variare
nel menu, ok, e vedete che qua abbiamo meno parametri a cui sottostare, perché lui deve semplicemente pensare a filettare, saremo poi noi a dover scegliere l'inserto corretto. Quindi trasferiamo il programma e anche qua è molto semplice. Vogliamo usare una tabella? Vogliamo usare una tabella ISO? Ci arriviamo al M100? Vediamo. Non ci arriviamo, quindi dovendo filettare sul diametro 100, lavoriamo senza tabella. Che passo facciamo su un diametro 100? Esageriamo, un passo 4. Bene, ogni giro il nostro filetto incrementa? No, il nostro filetto rimane costante. A che velocità vogliamo filettare? A 50 metri al minuto. Lavorazione, ovviamente, sgrossatura più finitura nel filetto è abbastanza normale in tornitura lavorare così. Lineare o degressivo, quindi vogliamo entrare prima un po' di più e poi un po' di meno man mano che si lavora, oppure mantenere la stessa profondità di passata ogni volta. Bene, punto di partenza della finitura. Abbiamo detto che abbiamo un diametro 100 e partiamo a Z0. Z1, lunghezza del filetto 50 mm, va benissimo. LV, distanza di sicurezza, abbiamo un passo 4, almeno una volta e mezzo il filetto. LR, distanza di uscita prima che l'utensile si stacchi, quindi dobbiamo pensare alla quota. Se abbiamo una lunghezza totale utile del filetto di 45 mm, noi qua possiamo andare a mettere al limite 5 mm. 2,54 altezza del filetto, che normalmente se la calcola in automatico. Vediamo, vedete che la sposta. Ok. Tutti gli altri dati sono la profondità, l'alfa, l'inclinazione del filetto che lo determinerà l'inserto che andremo ad utilizzare, o quello che noi andiamo a scrivere qua. Vedete che qua mi dice cosa faccio, entro tutto da un lato o entro tutto centralmente, entro tutto da un lato o entro prima da un fianco poi dall'altro a 30 gradi. Lì va un po' alle vostre esigenze. D1 la profondità di passata, U il sovrametallo in finitura, numero delle passate a vuoto, cioè normalmente prima della finitura si può fare una passata a vuoto per lucidare l'utensile o no, noi non la mettiamo. VR, quanto mi stacco prima di tornare, posso fare quello che voglio, se ho dei dubbi esagero e mi stacco un po' di più. Ho fatto un filetto a più principi? No, non l'ho fatto un filetto a più principi, ho fatto un filetto ad un principio tradizionale, quindi accetto e simulo. Ecco la nostra bella filettatura. Ok, vedete che vedete anche il distacco del pezzo. Perfetto, edit. Bene, cancelliamo la filettatura e torniamo a tornitura. Ora il filetto l'abbiamo fatto, rimane la troncatura che è in assoluto l'operazione più semplice. Prima di tutto selezione dell'utensile, quindi andiamo anche qua in lista utensili, nuovo utensile, andiamo a cercare un troncatore, utensile per gola, utensili da tornio, troncatore, eccolo qua, e andiamo a inserire un troncatore
Vedete che me l'ha inserito qua il troncatore. Io devo andarlo a caricare. Caricare in posizione 5, cioè la posizione libera che abbiamo. Lunghezza placchetta. In questo caso lunghezza placchetta dovrò scrivere almeno 55, visto che devo tagliare un diametro 100 e una larghezza di 2 mm. Trasferiamolo al programma e anche qua gli diamo tutti i dati che servono, quindi x0 100 mm, z meno 10. Vogliamo farlo un raggio? No, non lo voglio fare, io voglio troncare, punto e basta. Però se volessi lasciare il pezzo leggermente raggiato, posso mettergli 1. Allora, x1. x1 è dove io arrivo a tagliare con questi parametri, per esempio a x10. F, R, E sono i dati con cui io finisco il taglio per essere un attimino più dolce. X2 è dove io vado a troncare. Questo perché? Perché finché lavoro nel pieno posso lavorare un attimino più spedito. Quando arrivo a spaccare il pezzo devo essere un attimino più dolce. Quindi accettiamo e simuliamo. Allora, blocco 2, raggio utensile troppo piccolo. Andiamo a vedere, forse mi sono dimenticato di inserire il raggio dell'utensile. Vedete, non l'ho inserito. Sempre, sempre inserire il raggio dell'utensile. Ok, accettare e simulazione. Perché se no lui con raggio utensile 0 non può fare la compensazione che gli serve poi a fare in questo caso questo raggettino. Vedete che abbiamo troncato il nostro pezzo molto semplicemente. Edit, e abbiamo affrontato tutti quelli che sono gli elementi del soft di tornitura standardizzata. La prossima volta affronteremo uno di questi altri soft key o retta cerchio. Spero di esservi stato utile anche con questo tutorial. Vi aspetto per il prossimo video. Non mancate un mi piace se lo ritenete opportuno. Grazie a tutti e buona giornata.